Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta consigliare. Informo come sempre che c'è la diretta webcam, quindi salutiamo anche il pubblico che sta seguendo da casa. Io ho la comunicazione dell'assenza per malattia della consigliera Drigo Irina e altre comunicazioni non ne ho, quindi stanno arrivando i vari consiglieri. Comunque do la parola al segretario per l'appello, prego. Buonasera. Florio Favero. Presente. Arreghini Silvia. Barbisan Leonardo. Bertoncello Antonio. Bravo Bertilla. Arriverà. È in arrivo, Sì. segretario. Dall'Abona Paolo. Drigo Irina assente giustificata. Mascarin Gastone. Morsanuto Angelo. In arrivo anche lui. Arriverà con un 10-15 minuti di ritardo per motivi di lavoro. Pizzolito Mario. Ret Maria Teresa. Rodriguez Riccardo. Senatore Maria Teresa. Stival Renato. Presente. Terenzi Marco. Vindigni Andrea. Zanuto Alessandra. 16 con 2. Grazie. Allora, come scrutatori questa sera nominiamo i consiglieri Dall'Abona Paolo e Zanuto Alessandra e Ret Maria Teresa. Iniziamo allora quindi con il primo punto, comunicazioni. Do la parola al sindaco per alcune comunicazioni, prego. Buonasera a tutti i consiglieri e agli assessori. Comunicazioni di quello che è stato fatto nell'ultimo mese e soprattutto nei temi principali che sono la difficoltà, l'emergenza data dalla guerra dell'Ucraina e anche degli incontri fatti con gli enti e le manifestazioni future. Cosa abbiamo fatto nel periodo di emergenza per la guerra in Ucraina? Davanti a due ipotetici arrivi di gruppi di persone elevate abbiamo partecipato a diversi incontri con la città metropolitana, ultimo quello di oggi, dove è stato costituito un ufficio del Comune Metropolitano Emergenza Ucraina in collaborazione quindi con Venezia e con i 44 comuni. È stata recepita l'indicazione del commissario nella figura del Presidente della Regione Veneto, che ha chiesto un sistema di raccolta dei dati riferiti ai profughi di tutta la Regione Veneto per province e ovviamente anche per la città metropolitana. Questo serve per avere sotto controllo tutti i dati dei profughi, quelle necessità che hanno, mettere in rete gli alloggi che sono disponibili da parte delle famiglie, insomma tutta una serie di dati che loro stanno usando un software che hanno usato per l'Acqua Granda e quindi danno in dotazione per tutti i comuni anche questo aiuto. Poi abbiamo sentito il prefetto diverse volte, i funzionari prefettizi per eventuali problemi che potessero nascere. Abbiamo aperto un conto corrente che riporta ad oggi la cifra di più di 2.000 euro. Cosa servono? Abbiamo già deciso stamattina che servono per pagare le quote della mensa di tutti i bambini ad oggi presenti fino alla fine dell'anno e quindi in questo senso copriamo almeno il fabbisogno. Se aumenteranno i bambini non c'è nessun problema, troveremo il sistema per non far mancare questo servizio importante. Costruito con l'aiuto della protezione civile un centro di emergenza immediata per i profughi a Pradipozzo, 20 posti letto e 20 posti lettini per i bambini abbinati. Questi servono appunto per l'immediatezza, non è un punto permanente. Se arrivasse una corriera come sembrava arrivasse il primo giorno o come sembrava arrivassero la settimana successiva, il Comune di Portogruaro è pronto per avere 20 posti a disposizione, oltre ai 30 posti a disposizione data dagli alberghi e 10-15 famiglie che hanno messo a disposizione i loro alloggi. Abbiamo fatto diversi incontri con Caritas, Protezione Civile, Croce Rossa, Associazione San Vincenzo, Associazione Noi Migranti. Abbiamo avuto un rapporto ripetuto con l'Atter, abbiamo fatto due sopralluoghi tecnici nei 7 appartamenti che sono sempre stati
non sono mai stati affittati, sempre vuoti nella frazione di Giussago. L'ATER è sempre stato molto disponibile. A oggi, notizia proprio di ieri, i 7 appartamenti sono disponibili, mancano solo gli allacciamenti. Oggi abbiamo sentito la Regione per avere allacciamenti ed eventualmente stiamo pressando anche per gli arredamenti, perché sembra che qualche via anche per l'arredamento ci sia, quindi sarebbero effettivamente soluzioni importanti, perché ci sono famiglie non da 3 persone o 2 persone, ma qualche volta ci sono famiglie da 2 adulti e 3-4 bambini, che difficilmente possiamo dividere, come dicevamo stamattina nel gruppo ristretto dell'emergenza, e quindi cercheremo di mantenerli e cercheremo di dare risposta anche con questi appartamenti ATER. Abbiamo attivato la cabina di regia e da questa sono uscite anche buone proposte, perché è giusto nel confronto che sia così. Per esempio l'apertura di un centro di ritrovo diurno per gli ucraini, ed è stato già individuato nella parrocchia di Sant'Agnese. Parrocchia Sant'Agnese perché è centrale, loro chiedono ovviamente, perché non hanno a disposizione macchine e mezzi di trasporto, un posto centrale, e quindi questa disponibilità è corretta e giusta. Ci muoveremo per l'attivazione di abbonamenti, abbiamo avuto contatti con l'Atvo e con la Marca, cercheremo di dare a disponibilità degli adulti la possibilità dello spostamento, per piccoli spostamenti nella città di Portogruaro o anche fuori se serve per loro, per servizi vari, e attivato un gruppo ristretto. Ogni giorno si incontra all'interno nella struttura per affrontare e confrontarsi sulle problematiche inerenti alla sistemazione delle famiglie già presenti, e questo è il problema forse più importante del momento. Anche nell'incontro della città metropolitana si è constatato che per ora non ci sono ingressi massivi, anzi negli ultimi giorni sono calate le entrate in Italia, probabilmente perché c'è questa nuova area, c'è la possibilità di questo incontro anche dato dall'incontro in Turchia dell'altro giorno, e speriamo che effettivamente sia così. La massa si è spostata in Polonia, li tengono in Polonia nei centri di raccolta, e proprio in Polonia sono anche molto più vicini per eventuali rientri. Da lì effettivamente non vorrebbero neanche spostarli per distribuirli in tutta Europa per adesso, perché per adesso si spera che ci sia una soluzione ben più importante. Cambiando argomento, l'11 marzo ho incontrato l'assessore alla mobilità e trasporti De Berti per riprendere il tema della rotonda Antinori e per chiedere informazioni sui sottopassi di Summaga. Questo l'11 marzo. Per la rotonda Antinori la Regione si è dimostrata disponibile, si farà promotrice, perché l'ho detto nelle comunicazioni precedenti, avevamo già incontrato ANAS e Città Metropolitana e tutte e due si erano rese disponibili per un incontro. Anche in questo caso, come nel passato di 3 anni fa, la Regione si farà promotrice di un incontro e di coordinamento di tale incontro, proprio per risolvere il nodo critico della rotonda Antinori, che è una rotonda provvisoria che tanti problemi procura alla mobilità. Non sarà un percorso veloce, ma tutte le parti, ANAS, Città Metropolitana e anche Autovie, si sono rese disponibili per questo passaggio. Per i sottopassi ci hanno confermato che i lavori proseguono e che per la fine dell'anno in corso, massimo per la primavera 2023, i lavori saranno terminati. Tutti i problemi burocratici e di contenziosi con l'impresa appaltante sono stati risolti. Altro argomento, manifestazioni future nei prossimi mesi, si conferma la festa dei Dogi per i giorni 14 e 15 maggio, Porto Immaginario, il Festival del Libro per ragazzi dal 26 aprile al 1 maggio, saranno coinvolti più di 70 scrittori e illustratori a livello nazionale. Novità di quest'anno, l'istituzione del premio Niccolò Bettoni per l'albo illustrato, conferito dalla città di Portogruaro ed intitolato al geniale editore e tipografo. Lo si dà solo al migliore illustratore
di albi per bambini. Il 27 aprile ci sarà in municipio e all'aperto verso il fiume Lemene una cena di beneficenza a favore e in ricordo di Alessio Marinato e a favore della società Il Gabbiano, un evento organizzato da un gruppo di chef stellati che unisce l'eccellenza dell'alta cucina e della solidarietà. La Proloco organizza per i giorni 23 e 24 aprile la festa del fiore del boccolo nel nostro centro storico. Altro argomento, l'ULSL nella figura del suo direttore presenterà i programmi, i nuovi progetti dell'azienda sanitaria alla cittadinanza il giorno 5 aprile alle ore 17 in questa sala consigliare. Quindi segnatevi 5 aprile ore 17, ma dopo ve lo faremo sapere anche in maniera più diretta. L'ASVO invece il giorno 7 aprile alle ore 20:30 sempre incontrerà la cittadinanza del centro storico di San Nicolò di Portovecchio e Viale Trieste per parlare di raccolta differenziata sempre qui in sala consigliare. Altri incontri per le altre frazioni saranno fatti successivamente e le date le troviamo facilmente nel nostro sito comunale. Quindi sarà un passaggio per tutte le frazioni per quanto riguarda l'ASVO. Un'altra notizia è che ieri è stato presentato in questa sala, perché è un tema che sta a cuore a tutti i consiglieri comunali, il corso del primo anno di meccatronica, la presenza del direttore dell'Academy Meccatronica Veneta di Vicenza, con cui si è stipulato il nuovo sodalizio formativo. Si conferma quindi un nuovo percorso che migliora la cultura tecnologica di un alto livello, conseguito. Correremo insieme all'ITS perché ci siano tanti nuovi diplomati specializzati di cui tanto hanno bisogno le nostre industrie manifatturiere. Ultime due notizie: c'è una visita a EIA dello Scabaleros il 6, 7, 8 maggio insieme agli studenti dell'Istituto Luzzato e di Marmand, è un sodalizio studentesco sul tema dell'Europa Unita, che loro hanno fatto un bel percorso biennale e qui ci sarà una piccola rappresentanza, abbiamo chiesto a chi volesse partecipare, e il 19, 20, 21, 22 dopo la festa dei Dogi ci sarà la ricorrenza del 35esimo gemellaggio, anche qua vi abbiamo chiesto l'invito a partecipare, possono partecipare associazioni, consiglieri comunali e assessori e l'adesione deve essere data entro l'8 di aprile, quindi ben vengano tutte le adesioni possibili perché è un evento di una importanza. Dopo la pandemia si sono riaperte anche le frontiere e quindi anche se effettivamente, e ribadisco, i contagi non sono pochi e non sono, come ben sappiamo anche noi consiglieri e assessori e chi l'ha presa e chi la prenderà, non sono calati, si stanno aumentando il numero dei contagi, però come sappiamo siamo tornati in zona bianca, il governo toglie tutte le restrizioni perché questi contagi non riportano una ospedalizzazione. Quindi alla fine sarà una malattia endemica e quindi si trasformerà in una malattia da ovviamente stare attentissimi perché può avere anche delle gravi conseguenze, basta prenderla al primo segnale. Io avrei finito, grazie. Grazie signor Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Reghini, prego. Sì, è una domanda in realtà, ma non so che nelle comunicazioni non si può, intanto la pongo in caso il sindaco farà in modo le prossime volte o in qualche maniera di informarci. Sono stati tagliati gli alberi, questa sia una comunicazione della zona del Persosfatti sull'area che è di cantiere e nella determina in cui si è affidato l'incarico c'era esplicitata che si è manifestata una necessaria esigenza di taglio. Questa notizia è andata moltissimo anche sui social, molta cittadinanza è anche perplessa e preoccupata della cosa. È chiaro che quando si tratta di tagli degli alberi un po' tradizione, un po' etica, un po'
buon modo potrebbe essere magari comunicare queste cose anche alla cittadinanza, se c'è realmente una necessità, magari informando di quello che accade e non rendendolo visibile. Detto questo, quindi questa è la parte della comunicazione. Magari chiederei se è possibile avere informazioni rispetto a qual è questa esigenza che si è resa manifesta, anche perché erano alberi di grosso fusto, sono già stati ripristinati mi pare con altri nuovi, però è chiaro che il peso di un albero ad ampio fusto rispetto a uno nuovo in termini ambientali è diverso, perché un albero già cresciuto ha una resa diversa per l'ambiente rispetto a uno nuovo. Grazie consigliere Arrighini, salutiamo anche che sono arrivati il consigliere Morsanuto e Bravo. Altre comunicazioni? Non ce ne sono. Signor Sindaco, io avevo segnato l'iniziativa del dottor Filippi il 4, mi sono sbagliato io o ha cambiato data? Confermo il 5. Posso? Prego, consigliere Mendigni. È un problema che abbiamo affrontato tante volte. Mi riferisco all'area prospiciente al silos. Credo che tutti noi sappiamo quali sono le condizioni della viabilità e dei parcheggi. Tenendo presente che in quel servizio arrivano soprattutto anziani, disabili e bambini molto piccoli, chiedo che cosa sta facendo e come pensa di operare l'amministrazione comunale per quanto riguarda la situazione dei parcheggi. Parcheggiano a doppia fila. Però non sono comunicazioni. Lo so, no, però siccome è un problema reale che vivono tutti i cittadini e siccome nelle ultime 2 settimane per servizio mi sono trovato a frequentare quasi giornalmente quell'area, sarebbe opportuno che l'amministrazione intervenisse, ma non con i vigili per fare le multe, perché il problema non è quello delle multe, perché chi va con la macchina non va lì per fare la spesa, ma va per motivi di salute. Grazie consigliere Mendigni. Eventualmente comunque sapete che avete gli strumenti per... Passiamo allora al secondo punto all'ordine del giorno, ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 31 del 23 febbraio, variazione di bilancio, esaminata in sesta commissione lunedì 21 marzo, il parere dei revisori è giunto il 22. Chiedo al Presidente di Commissione una breve... Grazie. Grazie Presidente. Questa ratifica di variazione di bilancio è una ratifica passata in giunta il 23 febbraio 2022 riguardante alcune nuove situazioni gestionali manifestatesi all'inizio dell'anno in corso. L'esiziale esigenza di avvalersi di somministrazione lavoro presso agenzia per assumere per un periodo di 6 mesi presso l'Ufficio Servizi Sociali una persona atta a ricoprire la figura di assistente sociale. La copertura della spesa inerente all'assunzione viene garantita da risparmi conseguenti la concessione di un periodo di aspettativa a un dipendente dell'ufficio manutenzioni. Grazie consigliere Stivali. Posso? Prego Assessore. Grazie Presidente. Volevo solo spiegare meglio il motivo di questa delibera di Giunta che oggi viene qua in Consiglio. Riguarda l'assistente sociale di ambito che segue il reddito di cittadinanza, è un assistente che ha dato le dimissioni, pertanto è stato necessario sostituirla e i fondi sono su avanzo vincolato e non possono essere usati fino all'approvazione del consuntivo. Pertanto avevamo un'area scoperta. La graduatoria che noi avevamo disponibile dall'anno scorso si era esaurita, abbiamo chiesto ad altri comuni di poter usufruire delle graduatorie. Faccio un esempio per citarne uno qua vicino, Torre di Mosto, c'era l'assistente sociale, ma essendo tempi determinati in questo momento storico in cui c'è una grande richiesta di assistenti sociali, preferiscono rinunciare, abbiamo notato, ai tempi determinati per ottenere giustamente anche i tempi indeterminati.
Purtroppo sappiamo che a livello di ambito noi non possiamo assumere a tempo indeterminato, pertanto per non lasciare scoperto un servizio importante per tutti abbiamo deciso di andare con l'interinale. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Terenzi. Si sta in piedi, seduti, si può stare seduti, sì. Sì, dunque abbiamo esaminato la delibera e credo che sia un'azione amministrativa opportuna questa. Ecco, l'unica nostra osservazione era stata fatta sull'utilizzo del servizio interinale, no? Pensavamo che un rapporto di dipendenza a tempo determinato potesse essere anche più confacente e anche più lineare rispetto anche agli assetti gerarchico-funzionali, cioè rispetto agli indirizzi, eccetera. Poi però ci hanno spiegato che era una questione anche di tempi e che i bandi avrebbero richiesto anche un'estensione temporale probabilmente incompatibile con l'urgenza e con la necessità di integrare l'organico. Credo che l'integrazione dell'organico in questi tempi per i servizi di prossimità, per i servizi della persona e anche per lo sviluppo di attività dell'ambito sociale sia una necessità, e per cui noi voteremo a favore di questa delibera. Insomma, ecco. Grazie Consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora al terzo punto. Approvazione della Convenzione quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata tra i comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto, esaminato dalla prima commissione mercoledì 23 marzo. Chiedo al Presidente di Commissione, grazie. Grazie Presidente. Sì, appunto l'abbiamo vista in Commissione, è una convenzione quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata, riguarda i comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto, che quindi in questa prospettiva i comuni sopracitati hanno intenzione di proseguire e potenziare le loro esperienze di cooperazione e collaborazione. Grazie. Consigliere Barbisano. Posso, Presidente, due parole? Sì, prego, Assessore. Solo per integrare, appunto questa è la convenzione di quasi un rinnovo, possiamo dire, visto che era scaduta la precedente. Questa convenzione è quella che ci consente di lavorare con i comuni di Cinto e Teglio a livello sociale, in modo particolare per garantire certi servizi quali il SAD, il servizio di consegna pasti a domicilio, la consulenza al servizio professionale per i casi più complessi quando i comuni ce lo chiedono, la gestione e l'erogazione di fondi regionali relativi ai redditi di inclusione attiva, povertà educativa, sostegno all'abitare e fino ad oggi anche al fondo emergenza, assegno di maternità e assegno ai nuclei familiari numerosi, il bonus luce e gas, le rette di ricovero di anziani inabili e minori, impegnative di cura domiciliare, supporto anche alla gestione amministrativa. Nei giorni di chiusura, anche in chiusura degli uffici di Teglio e Cinto, gli abitanti di questi comuni possono rivolgersi direttamente in caso di necessità ai servizi sociali di Portogruaro. Era solo per fare un po' riassunto di cosa prevederà poi a livello attuativo questa convenzione. Grazie Assessore. Anche qui sono interventi, prego Consigliere Terenzi. Sì, dunque credo che questa sia una delle delibere, chiamiamole così, legate a una visione del futuro, no? Cioè nel senso che vi è una necessità via via crescente di organizzare i servizi con adeguate risorse, non solo professionali ma anche tecniche, anche operative,
e questo anche in ragione dei bisogni che emergono nei territori a livello sociale. Dico solo questo, che se per determinati servizi, anche di natura sociosanitaria, si individuano delle aree territoriali via via crescenti, penso agli ambiti, ma penso anche all'azienda sanitaria stessa, è un territorio di area vasta, ecco. Significa che per far fronte ai bisogni che diventano via via più complessi, ecco, c'è bisogno di risposte articolate, con adeguate professionalità, con un'adeguata organizzazione, con un'adeguata continuità, ecco. Quindi credo che questa convenzione in sé sia irreversibile, nel senso che se mai si va verso delle scale, no, di attività crescenti, ma credo che non si possa tornare indietro, in particolare per i comuni di minore entità, ecco, che si troverebbero davvero scoperti rispetto a servizi di pubblica utilità o addirittura rispetto a livelli essenziali di assistenza sociale. Ecco, quindi noi ribadiamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Grazie consigliere Terenzi, prego, signor Bertoncelli. Signor Sindaco, solo una raccomandazione, nel senso che sono d'accordo ovviamente con la posizione del nostro capogruppo, è una tradizione portoghese questa attenzione anche verso i comuni piccoli. Io credo però che dovremmo attivarsi, signor Sindaco, come anche amministrazione comunale, per accelerare la legge regionale sugli ambiti, perché quello è il problema che ci potrebbe aiutare a risolvere la precarietà, l'indeterminazione, i carichi di lavoro in modo questo periodo di comuni che poi sono capofila. E io credo che su questo, assieme al fatto che chiedendo gli ambiti chiediamo anche che la Regione metta a disposizione il personale, perché fare gli ambiti e poi i comuni per vincoli normativi, legislativi eccetera non sono in grado di attivarli o attivarli non bene, io credo che non raggiungeremo il risultato. Quindi non sarebbe male che il sindaco sottoponesse alla giunta regionale, come anche espressione del Consiglio, insomma, perché c'è bisogno di dare, se ne parla un po', credo sia anche in istruttoria, ma fa fatica a andare avanti. Posso, Presidente? Allora, in merito a questo, anche diciamo con la nascita, la chiamiamola così, del PNRR che stiamo seguendo come servizi sociali e come, insomma, come amministrazione tutta, sicuramente sono emerse ancora di più delle difficoltà in merito alla struttura dell'ambito. È stato anche più volte portato in conferenza dei sindaci la tematica. Tutti i comuni hanno deciso in accordo con la Presidente di fare anche una lettera alla Regione per manifestare queste problematiche e cercare di accelerare su quello che ormai diventa un bisogno impellente. L'essere un comune capofila d'ambito per noi, almeno personalmente, mi sento di dire che è anche un orgoglio, perché tocchiamo con mano, non che gli altri comuni non lo facciano, però quella che è veramente la realtà di un ambito e che cosa vuol dire. Quando abbiamo deciso di seguire anche i progetti relativi al PNRR, che hanno collaborato, mi permetto di dire, tutti i comuni dell'ambito, è stato un bel lavoro di squadra, però certo che noi come comune capofila, che abbiamo anche un'esperienza alle spalle che forse ci consente di essere un pochino più pratici forse, abbiamo comunque supportato tutti i comuni quando ne avevano bisogno su richiesta. Questo è un carico di lavoro aggiunto, perché pur avendo anche personale a tempo determinato che si dedica all'ambito, non c'è continuità, che l'abbiamo detto anche poc'anzi, oltre al fatto che c'è anche personale del nostro comune che comunque non posso dire che non si dedichi in qualche modo all'ambito, e in un certo qual modo è un dato di fatto che perdiamo, tra virgolette, un po' di risorse che dovrebbero essere destinate in primis al nostro comune
Con questo non sto dicendo che non siamo contenti o che non vogliamo essere un comune capofila d'ambito, sto solo dicendo che sono emerse veramente molte difficoltà che ne risentono anche i nostri assistenti sociali, i nostri amministrativi che lavorano negli uffici dei servizi sociali con carichi di lavoro anche se pensiamo che arriviamo da 2 anni di Covid che di sicuro non hanno facilitato i nostri uffici. Quindi tutto questo per dire che ne siamo ben consapevoli e ci stiamo muovendo per cercare di avere un riscontro positivo anche noi da parte della Regione. Aggiungo, io ho partecipato attivamente a tutti i bandi dei lavori pubblici ovviamente, però il bando della sanità è stato un bando che ancora deve nascere, però fino ad oggi è un bando massacrante perché il comune capofila, essendo senza ambito territoriale regionale, una delle poche, perché noi siamo circondati da regioni come l'Emilia e la Lombardia che ce l'hanno, ci fa diventare capofila e collettore di tutti i progetti per non perderli. E quindi voi immaginate già una struttura che è già sotto organico, che già ha delle emergenze Covid, emergenze Ucraina già pesanti, di accollare anche questo ennesimo. Infatti non ce l'abbiamo fatta e negli ultimi giorni il comune di Portogruaro, che è capofila, aveva 2 dirigenti, il segretario generale, il sindaco e l'assessore completamente a disposizione per risolvere il problema del bando e dell'attivazione del bando, e l'abbiamo fatta ovviamente con un gruppo, con uno studio esterno. Non c'era altra possibilità, perché non tanto la domanda, che era abbastanza semplice perché i comuni avevano già programmato il loro progetto nella missione. Il problema viene da domani, 1 aprile in poi, che c'è seguire la progettazione, rendicontazione e fino alla fine, quindi insopportabile dal punto di vista materiale. E quindi sappiamo benissimo, ben venga questa ulteriore stimolo, perché effettivamente è così, sappiamo che l'ATS deve essere un obiettivo, la conferenza dei sindaci insieme, perché non deve essere solo il comune di Portogruaro, il comune di Portogruaro l'ha sollevato, ma perché è in prima fila, è in prima linea, diciamo, non in prima fila, ma tutta la conferenza è ben disponibile sia a raggiungere l'obiettivo dell'ATS, ma non solo, ma anche a partecipare come comuni alle spese dell'ATS, perché anche in questo caso il comune di Portogruaro spende molto di più di quello che deve spendere, perché dedica molte più ore all'ambito che non al comune di Portogruaro. Bene, però non c'è equilibrio sull'organico della struttura rispetto alle funzioni che deve avere l'ambito. Quindi se si farà l'ambito e verrà fatto, spero, perché anche la Regione deve muoversi in questo senso anche con le nostre sollecitazioni, ma non solo della provincia di Venezia, anche di tutte le altre province che hanno lo stesso identico problema. Spero che a breve si raggiunga l'obiettivo e a quel punto ci sarà una struttura dedicata per l'ambito conseguenziale. Grazie. Ultima cosa che anticipo, visto che abbiamo nominato il PNRR, suddivisione di spese, eccetera, eccetera, solo che è buttata lì, ma a breve faremo una 5ª commissione in cui spiegheremo meglio tutto quello che è stato fatto per aderire a queste progettualità. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Anche qui abbiamo l'unanimità, quindi non ci sono contrari e non ci sono astenuti. Chiedo anche l'immediata esecutività, per cortesia, grazie. Il provvedimento è approvato. Passiamo ora al 4° punto, variazione di bilancio, esaminato in 6ª commissione lunedì 21 marzo, il parere revisori giunto il 29. Qui, come sapete, abbiamo poi, su richiesta della Commissione stessa, abbiamo scorporato le 2 variazioni, adesso noi tecnicamente valutiamo la 28. Chiedo all'assessore eventualmente se vuole, grazie. Prima il Presidente di Commissione, sì, e poi l'assessore. Giustamente, come ha detto lei, Presidente, su richiesta dei commissari si è provveduto a scorporare la delibera numero 19 in 2 delibere, la 28 e la 27, che sono a seguire
in questo ordine del giorno del Consiglio Comunale per una migliore analisi dei costi e delle opere da fare. Sì, appunto come già detto abbiamo scorporato la proposta di Consiglio numero 19 in 2 variazioni e ovviamente per quei temi di quadratura ci sono delle piccole negli importi, delle differenze. La proposta di Consiglio numero 28, che è la prima che esaminiamo, è sostanzialmente un riallocamento di risorse all'interno di capitoli del Comune per far fronte a delle esigenze ordinarie del Comune per un corretto funzionamento dell'ente. Si registrano delle entrate, ma le avevamo anche viste in commissione, per 5.000 euro che sono dei rimborsi diretti di ricovero di persone non autosufficienti. Per 3.200 euro è sostanzialmente una partita di giro, perché è un incasso versato da un altro comune erroneamente al comune di Portogruaro che viene rimborsato. Dal lato spese vengono, come dire, allocate delle risorse pari a 9.700 euro per la manutenzione dei mezzi comunali, vengono stanziati 3.800 euro per acquisire un software e implementare meglio il sistema informatico esistente, per 1.500 euro vengono come dire, coperti i costi e spese assicurative e per 3.400 euro vengono ovviamente coperte spese condominiali relative a degli immobili di proprietà del condominio, del comune. Si tratta sostanzialmente di piccoli aggiustamenti per, come ho già detto, mantenere il corretto funzionamento dell'ente. Grazie, Assessore. Sono interventi? Consigliere Pizzolito, prego. Sì, soltanto per dichiarare che io a questo punto non partecipo al voto, Presidente. Ok, grazie consigliere. Sì, me ne ha anche la motivazione, consigliere. Ah no, ok, quindi non partecipa al voto. Si può spegnere per favore, grazie. Altri, prego consigliere Bertoncello. Ma solo una breve considerazione, insomma, perché noi è vero che ci sono esigenze di variazioni di bilancio, però alcune voci di variazioni di bilancio, se non ricordo male, nell'arco dell'anno che riguardano i sistemi informativi sono molto frequenti e mi dà quasi l'impressione che non ci sia un quadro generale. Molto spesso, ma non solo recentemente, ma ci sono parecchie variazioni su questo. Poi per quanto riguarda, non ho capito a che cosa è riferito la restituzione dell'importo non dovuto, a che cosa si riferisce, IMU, IRPEF o qualcos'altro? Perché un introito da un comune che non dovuto è versato al comune di Portogruaro erroneamente, che è stato restituito. Si riferisce ai 3.200 euro? 3.200 euro, mi riferisco ai 3.200 euro. Per quanto riguarda i sistemi informativi, no, ci tengo a precisare che nel caso specifico è una volontà di implementare il sistema informatico per avere a disposizione uno scadenziario comune di tutti i contratti e delle polizze del comune, in modo tale che tutti gli uffici siano perfettamente allineati e ci siano ovviamente sempre degli alert in merito alle scadenze. Quindi questa è un'implementazione voluta proprio per garantire un miglior controllo delle scadenze del comune. Sì, approfitto per dire, noi avevamo chiesto, così come veniva, si ricorderà il Presidente, la situazione delle cause aggiornate almeno una volta all'anno. Questo serve per conoscenza del Consiglio, ma serve anche all'amministrazione, come si diceva prima, per monitorare il livello di rischio e lo stato di avanzamento delle cause, insomma. Quindi io chiedo, voglio dire, appena possibile, e magari renderlo anche quando si vota il bilancio di previsione, allegare anche la situazione e l'aggiornamento delle cause. Si faceva sempre nel passato e quindi faccio anche questa richiesta. No, è stato fatto il lavoro, ma se vuole lo vediamo nel momento in cui vedremo il rendiconto, in modo tale
da considerare se i fondi accantonati sono, come dire, adeguati o meno rispetto ai potenziali rischi. Comunque è stato fatto, possiamo fare tranquillamente anche una commissione dedicata, non c'è problema. Sì, si farà una commissione appena voi mi dite che siete pronti, che so che ci state lavorando. Ci sono altri interventi? No? Sì, consigliere Terenzi, prego. No, solo per dichiarare il nostro voto di astensione rispetto a questa variazione, un po' per le motivazioni appalesate dal collega Bertoncello e un po' perché questa è una tipica variazione di bilancio che attiene a dimensioni prettamente gestionali e che insomma diciamo che sono nella responsabilità dell'amministrazione, quindi noi non abbiamo motivo per votare contro, in sé nemmeno per votare a favore, quindi ci asteniamo. Grazie consigliere Terenzi. Allora io, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione. Noi consideriamo che il consigliere Pizzolito come non ci sia, quindi agli scrutatori mi raccomando questa valutazione. Chiedo chi è favorevole. Contiamo bene per favore. Sì. 10 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 5 astenuti. Chiedo anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo al quinto punto, variazione di bilancio, sostanzialmente è la 27, quella che è stata scorporata, esaminata sempre in sesta commissione il 21. Prego, Presidente di Commissione, grazie. Sì, anche questa è frutto, come la precedente, della delibera numero 19 che viene portata questa sera in Consiglio Comunale. Grazie, vuole anche questa... No, solo una considerazione rispetto alla Commissione. L'abbiamo scorporata in questa variazione di bilancio, sono elencate tutte le entrate che avevamo già visto ovviamente in Commissione ed è elencata la spesa e quindi l'allocazione al capitolo dedicato agli eventi dell'importo di 39.000 euro. E ci tengo solo a precisare la natura del Fondo Comunale di Solidarietà, in merito a una considerazione che va fatta sulla natura sociale di questo Fondo Comunale. Ecco, questo fondo in realtà non ha una natura sociale, è un fondo generico che viene trasferito al Comune, alimentato anche da entrate tributarie ed è finalizzato a sostenere gli interi costi del Comune, quindi qui non c'è un utilizzo di fondi di natura sociale. Ecco, questo insomma mi premeva dirlo. Per il resto le altre entrate e le altre uscite le avevamo già viste in Commissione. Grazie Assessore, raccomando sempre comunque a tutti per favore di parlare vicino al microfono perché poi da casa ci comunicano che non sentono. Se ci sono interventi su questo argomento? Sì, chiedo scusa, anche su questo punto, Presidente, io non partecipo al voto. Bene, grazie consigliere Pizzolito. Io chiedo se ci sono interventi, Piero, consigliere Bertoncello, prego. Molto da ridire, ma comunque io capisco, insomma, io credo che questo, come ha detto sulle entrate, l'importo del Fondo Comunale di Solidarietà non è altro che il calcolo della somma che il Comune deve tenere a disposizione e quindi si modifica man mano che si modificano le poste di entrata e uscita, se non ho capito male, no? No, è un trasferimento che viene stimato, è un trasferimento. In questo caso è un conguaglio del 2021 per dei minori costi. Nel 2021 il Fondo Comunale di Solidarietà ammontava a 2.300.000 euro. Questo è un piccolo conguaglio del 2021 registrato nel 2022 perché corrisponde al 2022. Poi c'è questa, qui dimostra ancora quello che noi continuiamo a dire, insomma, su come viene costruito il bilancio, insomma. Le maggiori entrate di 19.500 euro riferiti ai diritti di segreteria
che anni che erano appannaggio del segretario che fungeva mi pare che la legge è cambiata e quindi vengono introitati del comune. Questa era una somma che si conosceva già da un po', perché vuol dire, l'atto notarile, a meno che non abbia informazioni sbagliate, quando è stato firmato l'atto notarile? Febbraio 2022. Sì. Sì. Dopo l'approvazione del... Sì. Dopo il bilancio? Sì, dopo l'approvazione del bilancio, anche se poteva entrare nelle spese, nelle entrate previste, proprio perché il calcolo, sì o no? Sì. Cioè, allora, se ci sono i diritti di notaio, chi funge da notaio, il segretario sottoscrive la convenzione e l'atto, e l'importo è legato Sì, appunto, alla sua attività, che è strettamente legata anche, immagino, all'importo dell'appalto stesso, dei valori. In percentuale sul sì, valore. quindi di fatto, se non 19,2 ma 18,5, si sapeva, che dal mio punto di vista prevedibile. Per quanto invece riguarda la parte legata alla terra dei dogi, qui c'è un problema, secondo me, che almeno in commissione noi, consigliere Stival, il presidente, avevamo cercato di capire. Erano già previsti, mi pare, 40.000 euro in bilancio di previsione, se ne sono aggiunti altri 40 e 39, per la verità avevo un'altra delibera, ma non ha importanza, è la famosa 39, che sono 79. 84, benissimo, chiedo scusa, però diventa un po' strano, voglio dire, sapendo come funzionano le cose, in riferimento anche al momento che stiamo vivendo, questa manifestazione, oltre ad avere a costare queste somme che mette a disposizione il comune, ci sono le somme che gli operatori pagano al comune per partecipare alla iniziativa. Quindi questa somma che noi discutiamo stasera del bilancio, per il costo della terra dei dogi, si aggiungono tutti gli introiti degli operatori economici. Se seguo quello che è stato fatto negli ultimi 7 anni, ma forse anche 10, se no Monsanto mi riprende, dentro a questi importi poi entrano altre risorse sulla manifestazione di capitoli che sono strettamente legati o si possono legare a questa manifestazione. Capitolo della cultura, soldi alla Proloco e altri. Allora noi ci troviamo di fronte a una variazione di bilancio senza sapere ad oggi, cosa molto strana, sapere in cosa consistono queste risorse. Non abbiamo un programma, non sappiamo che eventi si fanno, non conosciamo nulla e ci troviamo di fronte a una spesa che si potrebbe attestare sicuramente che supera i 100.000 euro, per i numeri che mi pare di ricordare, senza che il Consiglio abbia avuto la possibilità o la Commissione di dire: bene, quest'anno, a differenza degli altri anni, noi abbiamo intenzione di fare delle cose strutturate in questa maniera, con questi obiettivi. Noi ci troviamo a mettere delle risorse al buio. Io poi, siccome stiamo parlando di una variazione di bilancio, vivendo una situazione particolare che abbiamo già più volte acclarato in questo Consiglio, che è quella della situazione dell'energia, dell'aumento dell'energia, dell'aumento del gas, dove ancora non è facile fare una previsione allineata, al di là degli interventi del governo, ma sicuramente dalle notizie di stampa, da come si muovono i comuni, a fine anno ci troveremmo valori di gran lunga superiori a quelli che mediamente i comuni hanno previsto, che lo fanno sulla base storica
o magari tenendo conto anche solo marginalmente quello che, visto che noi abbiamo approvato a gennaio il bilancio, solo marginalmente queste cose. Io mi sarei aspettato almeno per quest'anno, una maggiore attenzione alle risorse che si mettono a disposizione su questi eventi, legate all'incertezza e anche alle modalità di come viene costruito il bilancio. Tengo a precisare che non è una critica all'assessore del bilancio, perché noi è in generale così. Allora, io avevo chiesto, anche se nel passato veniva fatto, che noi non possiamo avere una proloco, voglio dire, senza avere certezza delle risorse del Comune mette a disposizione, se poi la stessa proloco di volta in volta viene chiamata, qui c'è anche la Zanuto, penso che ci sia anche la Red, che di volta in volta viene chiamati a svolgere delle funzioni per compito del Comune di fatto, perché sono pagamenti a piedi lista. Quindi da un lato, lo affronteremo forse in un'altra occasione, il ruolo della Proloco all'interno della nostra comunità, per cercare di capire quale funzione svolge, da dove reperisce le risorse, regionale, città metropolitana, comune, e qual è l'attività che intende svolgere nell'arco dell'anno. Perché altrimenti non diventa un bilancio trasparente, diventa una soluzione tampone che di volta in volta si cerca anche di risolvere, ma voglio dire, il tempo aiuta anche forse a fare dei passi in avanti. L'altra considerazione, io credo di aver avuto modo di dirlo a qualcuno, a qualche consigliere, ma credo forse anche al sindaco in qualche occasione. Noi abbiamo nel tempo, parlo di 10-15 anni fa, ma che poi anche negli anni recenti, per opportunità, per situazioni contingenti, le due eventi principali, anche perché se fai la dimostrazione di interesse forse pochi sono interessati a gestirla, voglio dire, una la gestisce la Confartigianato, una la Confcommercio, se non ricordo male. Adesso abbiamo cominciato a assumere sugli eventi a Portogruaro delle cifre, degli importi abbastanza consistenti e molto impegnativi. Credo che forse tutti assieme dovremmo ripensare, sono cambiati i tempi, dovremmo ripensare le modalità e la programmazione di questi eventi, che non devono diventare una cosa che di volta in volta, perché qualcuno chiede una roba o chiede di promozionare un prodotto o chiede di partecipare, noi manteniamo le tradizioni senza tener conto di dove siamo, del momento in cui viviamo o roba di questo genere. Quindi io credo, voglio dire, che prevedere nelle condizioni date, senza che il Consiglio sia messo a conoscenza di che cosa consiste, io credo che sono cifre importanti, ma molto importanti, e io credo che una riflessione su questo deve essere fatta. Mi rifiuto di pensare che le informazioni che potevano essere date non siano note, perché queste cose, queste iniziative si devono programmare 3-4 mesi fa, 3-4 mesi prima di quando accadono. Quindi c'era tutta la possibilità di mettere in condizione il Consiglio di votare serenamente e con cognizione di causa, voglio dire, quello che prevede il Comune. Quindi io su questa questione io credo che dovremo voltare pagina. Lo dico anche, lo facevamo anch'io quando ero sindaco nel passato, però sono passati anni e quindi io credo, anche il consigliere Mascarin quando era in consiglio, questo problema degli eventi lo aveva posto o lo ha posto, insomma, proprio perché è giunto il momento per la città di Portogruaro, dove ci sono più attori che fanno cultura. C'è il tema della Fondazione Tintan, per esempio, che c'è la campus che fa degli eventi, ci sono altre fondazioni, enti che fanno, quindi il tutto secondo me deve rientrare in uno sforzo
di collegialità, di integrazione e di fare delle cose che veramente ci aiutano a valorizzare il centro storico, la città di Portogruaro. Quindi io su questa delibera sono molto critico, poi interverrà anche il capogruppo, ma credo che secondo me la maggioranza su questo ha un po' sottovalutato sia il momento che stiamo vivendo e sia anche la reale necessità di impegnare risorse così importanti. Guarda, stiamo parlando di più di 100.000 euro per 2 giorni e la valorizzazione del centro storico in 2 giorni con i commercianti eccetera, se li sentite, sì, in quel giorno è l'evento, ma dopo se non c'è continuità e strategia un po' alla volta si riduce, insomma. Eventi, mi permetta, non li ha fatti il comune, però abbiamo un segnale molto forte. Chi ha visitato il centro di Portogruaro domenica col FAI si è reso conto che se si organizza in maniera puntuale, c'è coinvolgimento, il centro è pieno. Qui fuori c'era la coda di 150 metri per entrare nel palazzo municipale ed è un palazzo che è sempre aperto, che tutti possono visitare. Allora io credo che, signor Sindaco, lei che mi pare anche assessore alla delega anche alla cultura, io credo che al di là di tutto questo, perdoni di dire, questo attivismo di tante robe messe assieme, abbiano bisogno, dal mio punto di vista, di trovare momenti, voglio dire, di integrazione e di visione più generale. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliera Zanutto, prego, dopo la Reghini. Sì, mi fa piacere che il consigliere Bertoncello abbia toccato il discorso della Proloco. E nella Proloco io sono sempre stata presente alle riunioni, ne faccio anche parte e mi è piaciuto proprio cominciare questa esperienza perché ritengo che la Proloco, proprio per il nome che è in sé, deve essere soprattutto una struttura che porti la gente, che coinvolga i cittadini, ma che porti soprattutto a conoscere Portogruaro. All'interno della Proloco sappiamo tutti è cambiato direttivo, però al di là di quello abbiamo trovato coesione nel presentare una serie di programmi e veramente i programmi erano molti, le scadenze, però logicamente si parte da una, diciamo, da un'aspettativa più alta per arrivare almeno ad alcune di riuscire a farle. E era da anni che si cercava di riuscire a portare qualcosa di nuovo a Portogruaro perché non si può vivere esclusivamente di Terra dei Dogi e della Fiera di Sant'Andrea. All'interno della Proloco c'è la voglia innanzitutto di mantenere anche le tradizioni. Da lì è partita l'idea che già una volta era stata proposta anni fa, ma purtroppo al comune, ma purtroppo è stata scartata, che era necessità di portare anche qua a Portogruaro la festa, diciamo così, dei fiori, che però per noi, per la Proloco, e anche abbiamo spiegato, il Presidente ha spiegato anche al Sindaco, che non è la festa dei fiori classica, ma è una festa proprio riservata alle tradizioni del Veneto e del veneziano e quindi del boccolo di San Marco. Per di più, questo discorso era legato al diciamo, gioco di parole, al legame che c'è fra la natura e i fiori, e di qua era partita poi l'idea di fare un incontro anche con le società apistiche. È una cosa che stiamo ancora valutando e anche un incontro qua in sala consigliare con uno specialista proprio del legame fra la zona di Portogruaro e le tradizioni. Questo è solo uno degli eventi che la Proloco ha cominciato a scaglionare, proprio perché c'è la voglia di portare non solo nel centro di Portogruaro ma anche nelle frazioni degli eventi, perché anche le frazioni devono far parte della cittadina. Stiamo muovendo con altre organizzazioni, altre associazioni che ci hanno dato massima disponibilità ad organizzare gli eventi, sia a livello culturale che a livello sportivo, che a livello anche di beneficenza, e quindi abbiamo preparato una scaletta di eventi. È vero che la Proloco, quando fa un evento, non avendo la possibilità
concreta di avere in cassa una certa cifra, si appoggia agli sponsor, a tutti quelli che possono dare una mano. Devo dire la verità che la prima iniziativa che è stata fatta, che è stata il Carnevale di Portogruaro, è nata così, con la voglia di fare ma con l'incertezza del tempo e del Covid. Eppure abbiamo visto che i portoguaresi hanno risposto in maniera determinata, e non solo i portoguaresi, alla voglia di uscire all'aria aperta, specialmente i bambini. Il Carnevale Portogruaro era anni che mancava ed è stata un'iniziativa bella, credo a tutti abbia fatto piacere. È anche vero, come lei dice, che i costi delle manifestazioni, come diceva la festa di Sant'Andrea o la Terra dei Dogi, hanno costi alti. È anche vero che la situazione è cambiata. Purtroppo la sicurezza, o per fortuna, ma purtroppo a seguito di quello che sono successi i fatti, solo la sicurezza in un ambito di una manifestazione costa dai 20 ai 25.000 euro. Il decreto Gabriello ha imposto delle misure molto determinate e dei costi che quindi si sommano all'organizzazione. La Fiera di Sant'Andrea, ad esempio, è costata addirittura nel 2017-2018, se non sbaglio, già 75-80.000 euro. Parliamo di quasi 5 anni fa. Aggiungiamo solamente i 25.000 euro di sicurezza e arriviamo presto a vedere cosa costa. Purtroppo i costi non sono solo quelli della sicurezza, sappiamo benissimo che i costi sono aumentati, come lei ben diceva, quelli dell'elettricità, i costi ovviamente, la SIAE e tutto quello che ne va dietro. È anche vero che un'organizzazione si può fare in maniera diversa, ed è quello che auspichiamo, di cambiare completamente l'aspetto della Fiera di Sant'Andrea e quella dei Terre dei Dogi, proprio per dargli un aspetto più tradizionalista. Purtroppo abbiamo visto che l'ultima volta la Fiera di Sant'Andrea sì, ha raccolto gente, ma bisogna tornare alle tradizioni. La Fiera di Sant'Andrea è la Fiera degli Occhi e degli Stivali, ed è lì che ci organizzeremo e ci concentreremo. Ecco, quello che a me piaceva ribadire era il fatto che la Proloco, di cui ogni volta il Presidente convoca il Consiglio e noi in automatico come consiglieri, propone, discute e richiede l'intervento anche dei consiglieri per dire cosa ritenete, se è giusto o meno. Quindi credo che finalmente la Proloco abbia cominciato a funzionare, e già secondo me vedere la festa dei fiori e del boccolo sarà sicuramente una cosa nuova e innovativa, e pregando sempre nel Gesù che la giornata sia bella, credo che, come lei ha detto, il FAI richiama molta gente, così sarà anche per tutte le attività, perché Portogruaro deve avere gente, deve avere la possibilità di avere turisti, non solo nelle due feste principali, ma ogni qualvolta sia possibile far scoprire la bellezza della città ai turisti che girano qua attorno. Grazie. Grazie, consigliera Zanutto. Consigliera Reghini, prego. Sì, ho sentito con attenzione l'intervento del consigliere Zanutto, che ha detto delle cose che hanno un po' anticipato alcune domande, nel senso che proprio in ragione del fatto che è giusto diversificare ed è giusto dare anche qualcosa di diverso, la domanda che mi pongo è: perché investo 100.000 euro su Terre dei Dogi o passa invece di pianificare un calendario di eventi annuale in collaborazione con la Proloco e con chiunque lavori in questo ambito, in maniera da definire un budget che non consenta di fare variazioni da 39.000 euro a metà, come ha detto il consigliere Bertoncello, senza avere un po' in mano un qualcosa sul motivo per cui si spendono e si aggiungono queste risorse, nell'ottica anche del fatto che giustamente gli eventi non sono solo per portare gente, e a volte, a parte i costi che giustamente faceva presente il consigliere Zanutto, sicurezza, prima ancora dell'energia, hanno un impatto elevato, soprattutto se si vogliono portare le cose in frazione, perché ovviamente il piano della sicurezza cambia in base alla location. Se la location cambia ha dei costi, stiamo per andare a fuoco, no? Ok.
ok? E quindi la domanda che faccio, l'invito che faccio è veramente sugli eventi. Credo che sia importante soprattutto in questo momento, perché a me piacerebbe sinceramente, quando si parla di eventi e di bilancio, avere un'idea di quali sono adesso i costi che dobbiamo sostenere per l'energia, perché recentemente visita in un'azienda che fa mosaico, 1300 gradi e i forni accesi, siamo passati da 3.000 euro al mese a 10.000, quindi mi chiedo, una cosa come Terre dei Dogi, che ha anche una dimensione energetica di rilievo, pur con tutto l'appoggio che ho e il sostegno alle associazioni di categoria, ma mi chiedo veramente, forse dobbiamo veramente ripensare, perché un costo del genere per 2 giorni sacrifica A, altre cose che possono essere fatte, B, sia in ambito di eventi ma soprattutto in ambito di interventi di altra natura, cioè stiamo in una situazione dove non sappiamo che cosa succede alla famiglia dopodomani. E quindi pur avendo il bilancio, sicuramente il sindaco mi dice abbiamo già delle risorse per le famiglie, sì vabbè, però non è cioè, si possono anche aumentare, non è detto che in una situazione di crisi si debba comunque fare tutto, in una situazione di crisi si può scegliere di fare qualcosa e scegliere di non fare altro. Io sugli eventi veramente invito a fare, in relazione al bilancio, perché stiamo comunque parlando di una delibera di bilancio, di fare una pianificazione dei costi annuale, ma per 2 ragioni. Uno, per una questione di ragioni di costi che deve sostenere l'ente, sia in termini di costi di spese dirette ma anche di contributi, perché anche questo è l'altro tema, perché sappiamo benissimo, qua dentro abbiamo tutti fatto amministrazione, sappiamo benissimo che anche se un contributo non è registrato che per una cosa, esce per questa cosa, quindi alla spesa diretta devo sommare anche tutta un'altra serie di costi. Secondo, anche per dare opportunità diverse a livello di eventi e ovviamente anche di scelta, e qui è una scelta politico-etica rispetto alla situazione globale che viviamo. Pianificare i costi significa anche fare, mi piacerebbe vedere una variazione di bilancio che toglie 39.000 euro a Terre dei Dogi per metterla a sostegno di qualcosa che, non perché non voglio che venga fatta a Terre dei Dogi, ma perché veramente il momento in questo momento è diverso da prima. Come sempre pianificare e mettere in rete pro loco, associazioni, ragionare anche sulle sponsorizzazioni, perché andare a chiedere in questo momento sponsorizzazioni non è mai stato facile, secondo me adesso sarà ancora più difficile, magari no, però può essere difficile, per cui anche questo, programmare significa anche andare a chiedere una sponsorizzazione con un piano eventi previsto e ragionato. Quindi veramente ragioniamo su come possiamo intervenire, soprattutto la Giunta e la maggioranza, su una dimensione veramente annuale in questo tema, per costi e anche iniziative. Grazie consigliere Areghini. Altri interventi? Consigliere Ret, prego. Grazie Presidente. Allora, io sono d'accordo con tutti e 3 gli interventi che mi hanno preceduta. Personalmente conosco bene questo evento, torno su Terra dei Dogi e l'ho anche gestito per 3 anni e ricordo che insomma, l'indicazione che avevamo cercato di seguire era quella invece di andare verso una contrazione dei costi di questo evento per poi eventualmente muoverci su altre direttrici. Ricordo molto bene il suo primo anno di consigliatura e di governo della città. Noi eravamo purtroppo in piena pandemia, in lockdown, e proprio su questo tema si è deciso di investire molti soldi, io ricordo perfettamente quella seduta di bilancio, per proporre una edizione di Terra dei Dogi online, che sostanzialmente si è ridotta ad una serie di video sui social, e mi sono sempre chiesta, ed era cospicuo l'intervento economico,
quale fosse stata poi la reale ricaduta di quell'intervento. E già, ammetto, allora avevo visto la cosa come un po' fuori luogo, un po' per il momento storico che stavamo vivendo, un po' per la spesa e un po' perché non abbiamo mai saputo quale fosse stata poi la reale ricaduta. Certo, le visualizzazioni sui social si possono vedere, ma sappiamo tutti come funzionano le visualizzazioni sui social. Pertanto, io ritengo, come hanno espresso i miei colleghi in precedenza, che sia inadeguato un impegno di questo tipo per la consistenza economica dell'impegno e, come ha detto il consigliere Bertoncello, per la modalità con il quale questo impegno ci viene proposto sostanzialmente come una scatola vuota, nel senso che noi non sappiamo assolutamente nulla di come verranno spesi questi soldi. Pertanto io credo che se un'amministrazione legittimamente decide di spendere in questo momento storico, con tutto quello che i miei colleghi hanno già detto, 100.000 euro per 2 giorni di festa, è legittimo. Però vogliamo sapere quali sono le ricadute. Quali sono le ricadute reali, economiche, per esempio, perché questa è una festa, è un'iniziativa che è nata anche per avere ricadute economiche sul territorio. Bene, e dico una cosa in più, possiamo pensare, così magari si potrebbe anche avere un confronto, che un'iniziativa nata, credo 20 anni fa, 2008, va bene, tra il 2005 e il 2008, possa essere ripensata. Nel senso, questa modalità che si è radicata negli anni, visto che dal 2005 mi sembra che le cose siano veramente cambiate sotto tutti i punti di vista, valutando se questa proposta ha le ricadute attese e proporzionali all'impegno economico che l'ente sostiene, se questa proporzione non regge, perché non pensare a cambiare formula e a cambiare modalità e a cambiare anche, insomma, partenariati? Ma perché no? Questo non vuol dire togliere il focus sulla tradizione, che personalmente trovo sia qualcosa che la differenzia da altre sagre, scusate, da altre feste, da altri mercati, e può essere una chiave vincente. Però io vorrei veramente sapere quali sono state le ricadute dell'edizione online di Terra dei Dogi, per la quale l'ente ha investito molti soldi, e ritengo e ribadisco assolutamente inadeguata la proposta di stasera. Grazie consigliere. Raccogliamo anche altre risposte, poi eventualmente il sindaco, sì. Ma c'è altri quesiti e poi eventualmente il consigliere Stival, prego. Grazie Presidente. Credo che a tutti i cittadini faccia piacere quando si mettono delle risorse per fare degli eventi che li coinvolgono e gli fanno passare dei momenti di serenità, soprattutto in questi momenti di difficoltà appunto legati dalla pandemia, alla crisi economica e per ultima la guerra. Ma io sono uno che la Terra di Dogi l'ha seguita fino all'inizio e la ricordo bene, sono uno che per l'intento che aveva la Terra di Dogi, che era quello di valorizzare il territorio di Portogruaro, ha trovato anche degli sponsor con dei contributi di migliaia di euro. Quindi non è che la festa non la conosco, non è che non so di che cosa si parla. Ovviamente gli sponsor ci sono quando c'è una programmazione, quando c'è un progetto, quando c'è un fine davanti. Oggi in questo momento diventa un po' difficile perché mancano un po' i presupposti, si cerca di rimpinguare le risorse per riuscire a farla come il 2019, anche se in realtà non siamo ancora nel 2019. Purtroppo siamo ancora in mezzo a tutti quanti questi eventi piuttosto critici. Ben venga che vengano messe delle risorse per quanto riguarda anche la valorizzazione non solo del centro storico, come è stato chiesto, ma anche delle frazioni. È importante quando anche io ho fatto parte della Proloco, ho sempre chiesto che le frazioni vengano coinvolte all'interno della Proloco, perché la Proloco viene finanziata con soldi
del comune di Portogruaro, che sono di tutti i cittadini e non solo dei fruitori del centro storico. Quindi mi trova molto favorevole anche sotto questo aspetto. Diciamo che comunque mi trova un po' perplesso per quanto appunto l'utilizzo di somme così importanti in questo momento, dove ci sono anche delle condizioni che potrebbero essere perlomeno valutate e ponderate. Ci sono anche delle cose che sarebbero necessarie. Lei Presidente prima ricordava di parlare vicino ai microfoni, perché l'impianto è piuttosto datato ed è un po' che ne parliamo, nelle commissioni non funziona neanche addirittura la registrazione e quindi era forse più necessario trovare le risorse anche per questo. Forse anche più urgente per riuscire a essere chiari e farsi ascoltare in maniera corretta da tutti i cittadini. Quindi credo che queste risorse possono essere anche allocate all'interno del capitolo per quanto riguarda gli eventi organizzati dal Comune, ma ovviamente l'attenzione deve essere, anzi la cosa che chiedo alla Giunta è quella di valutare attentamente quali sono i costi di una manifestazione, eventualmente di tarare la manifestazione su costi inferiori per cercare un risparmio che può essere messo in altre manifestazioni, come giustamente si diceva prima, anche alla stessa finanziamento magari della Proloco che fa le manifestazioni. Quindi non è il problema avere il capitolo quanto capiente, ma avere l'esigenza in ogni manifestazione di cercare di trovare il maggior risparmio, cercare di spendere il meno possibile, far capire alla gente che sì, si fa qualcosa, ma si è attenti anche alle risorse che il Comune mette per fare questi eventi. Potrebbe essere che la delibera stessa possa essere eventualmente modificata fermandosi al capitolo dedicato a eventi organizzati dal Comune, punto, senza scrivere in particolare Terre dei Dogi. Solo l'ultima riga praticamente. In maniera tale che così si hanno le risorse anche per eventi futuri, per eventi da organizzare e per avere anche l'eventuale disponibilità senza ricorrere a variazioni di bilancio per questi eventi. Quindi mi scusi consigliere Stevar, lei tecnicamente propone un emendamento alla delibera? Sì, molto semplice, dove appunto si impegna... È comunque un emendamento. No, però tecnicamente è comunque un emendamento se viene chiesto, no, quindi poi io... Se si vuole dico... togliere cioè la specifica Terre dei Dogi, ma sul capitolo eventi organizzati dal Comune, in maniera tale che così. Prego. Secondo, no, mi ero dimenticato una cosa tra le varie riflessioni. Ci troviamo di fronte a variazioni di bilancio. Come voi sapete, c'è già posto in questo Consiglio, c'è una legge dello Stato che obbliga i comuni a dotare di defibrillatori in tutti gli edifici pubblici. Io non ne sento parlare. È obbligatorio, dopo mi risponderà, è obbligatorio per legge, perché sennò mi costringe come il putto poi di portare la legge, basta che lei non mi risponde che me l'ha detto gli uffici, perché è già un film già visto. Allora, la legge prevede, è recentissima, è di 7 mesi fa, che prevede la dotazione di tutti gli edifici pubblici di defibrillatori e non ne sento parlare e nessuno dice niente. E allora le risorse è un motivo in più, perché le risorse in qualche maniera devono trovare giuste allocazioni rispetto anche alle situazioni che si possono verificare. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliere Senatore, prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto un saluto ai cittadini
che ci seguono da casa, i cittadini qui presenti, consiglieri, signor Sindaco, componenti di giunta, dirigenti, segretario e colleghi. Innanzitutto il ragionamento sul defibrillatore è vero, quindi io credo che i dirigenti responsabili della sicurezza dei luoghi dovranno attivarsi velocemente, perché non c'è un responsabile unico, ma ci sono tutti i dirigenti che sono responsabili della gestione della sicurezza, che alla fine fanno capo al sindaco, ma è responsabilità loro. Io vorrei tornare un attimo sulla delibera che stiamo analizzando stasera e mi permetto di fare un breve riassunto di quanto è stato detto. Sapete un po' che è la mania dei riassunti, perché trovo che ascoltare attentamente gli interventi degli altri sia molto produttivo, molto interessante e utile per formare un'opinione e delle soluzioni. Quindi io guarderei alle soluzioni. Stasera sono state dette cose importanti. È stato detto che la situazione economica, sociale, politica, nazionale è molto diversa rispetto al periodo pre-Covid. Dal periodo pre-Covid c'è stata l'emergenza, adesso abbiamo la situazione di una guerra, ancorché non in Italia, ma assolutamente molto vicina, che coinvolge anche economicamente e socialmente l'Italia. È stato parlato della necessità di programmare, ma chiunque deve programmare, è normale che sia così. È stato parlato di una nuova progettualità, dell'esigenza di guardare a soluzioni alternative. È stato parlato di gestire il percorso del progetto. È stato parlato di verifica delle ricadute economiche che l'intervento nella fattispecie dei Dogi avrà sul territorio. È stato parlato del coinvolgimento delle frazioni, è stato parlato del coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle associazioni di volontariato, è stato parlato di coinvolgere coloro che producono lavoro, coloro che danno attività, coloro che in buona sostanza fanno impresa nel nostro territorio. Tutte situazioni che devono essere tenute assolutamente in considerazione, che devono essere assolutamente attentamente valutate, come qualsiasi buon amministratore deve fare. Però torniamo al contenuto della delibera. La proposta di delibera ci chiede di imputare dei denari ad un capitolo. E questo l'oggetto, l'argomento della discussione di stasera. Io sono certissima che dopo quanto è stato detto stasera non si potrà più pensare di rimanere ad una gestione degli eventi pre-Covid. Si dovrà ragionare nei termini descritti praticamente da tutti i consiglieri comunali e che hanno inteso rappresentare all'amministrazione la necessità di avere una visione più ampia, una visione che guardi avanti, che non guardi al puntuale, che coinvolga tutti i portatori di interessi e coinvolga soprattutto gli interessi di ogni singolo cittadino. E mi spiego meglio. Dalla visione generale di gestione economica veniamo alla visione del singolo cittadino. Cosa vogliono i nostri concittadini? Sicuramente vogliono un momento di festa, non ci piove, perché siamo tutti assolutamente stanchissimi di quello che sta succedendo. Facciamo fatica a togliere sta roba qua, molta fatica. La teniamo anche quando non servirebbe. Però vogliono anche sicurezza e stabilità. Vogliono amministratori che diano nella loro attività quotidiana
la visione di progettare, organizzare, gestire e verificare. Io sono certa che dopo la serata di questa sera la Terra dei Dogi, che io auspico verrà sicuramente fatta perché ne abbiamo tutti bisogno, sarà una Terra dei Dogi con una visione, una progettualità diversa. E quindi per dare fiducia ai nostri concittadini credo sia opportuna questa sera l'approvazione della delibera, con tutti i presupposti che ho detto poco fa. Ripeto, sono certa che nessuno potrà pensare dopo questa sera che non ci sia attenzione e che qualcuno voglia lasciare che le cose siano le stesse che c'erano prima del Covid. Non c'è più nulla come prima, siamo cambiati anche noi, siamo molto diversi. Soprattutto è molto diversa anche la politica. Siamo molto più capaci di fare attenzione alle idee degli altri, siamo più capaci di ascoltare le idee degli altri, perché c'è un interesse primario, che è l'interesse del cittadino, dell'uomo, della donna, del bambino. Io spero vivamente che i vecchi contrasti partitici di gruppi si stiano superando. Io spero vivamente che questa amministrazione, questo Consiglio Comunale sappia dare il giusto esempio anche ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, che della politica, come dicono loro, non gliene può fregare di meno, pensando ad una progettualità condivisa. E questa occasione, che può essere anche un'occasione di minima, come la gestione di una festa, ma non è una festa, è una tradizione importante per Portogruaro, possa essere l'esempio di come la politica e l'amministrazione possano mettersi insieme nei loro uomini e nelle loro donne, quindi nei loro consiglieri comunali, nella persona del sindaco, nella persona della giunta, per esprimere un'idea nuova di come si amministra la città, anche, ripeto, in questa occasione così semplice come quella della Terra dei Dogi. Grazie consigliera senatore. Comunque io credo che la proposta del consigliere Stival possa andare nella direzione del contenuto del mio intervento. Dopo lo poniamo eventualmente in votazione l'emendamento. Consigliere Rodriguez, prego. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Questa è una di quelle delibere che rischiano, se non ci si mette la dovuta attenzione, di passare in cavalleria, come si dice in gergo, no? È vero che Portogruaro, dopo 2 anni, come è successo per il Carnevale recentemente, ha bisogno di aggregazione, di associazione, di ritrovarsi, di festeggiare, di riportare in auge le tradizioni cittadine. È pur anche vero che alle 20:03 mi è arrivata un'ansia sul telefonino. Sulla città di Dnipro, in Ucraina, i russi stanno bombardando con dei missili, e questo ci deve far pensare, e anche in maniera molto seria, che noi qui stiamo parlando di una delibera per dare la possibilità ai nostri cittadini di far festa, ma abbiamo un conflitto, una guerra che qualcuno chiama operazione speciale, ma io chiamo guerra, una guerra che è vicino a noi, è a pochi chilometri da noi, e ci sono morti, ci sono profughi, ce ne sono oltre 100 qui a Portogruaro, come è stato detto in apertura, ci sono anche dei minori, e quindi perché non farci un serio esame di coscienza su come devono essere adoperate le risorse, i denari pubblici, perché di questo si tratta, perché questa sera in delibera parliamo di 39.000 euro che il Comune stanzia per
per quota a parte per una festa che in realtà, se non ho capito male, viene al netto a costare 84.000 euro. Poi qualcuno mi dice, ma qualche anno fa eravamo arrivati a 97.000 euro. Allora, come qualcuno disse una volta a reti unificate, io non ci sto. Non ci sto in che senso? Quando si organizzano degli eventi di questo tipo, nell'era post-coronavirus, con una guerra in corso e con telefonate che ho ricevuto anche oggi da alcuni cittadini che erano disperati perché di solito pagavano 77 euro, gli sono arrivate bollette da 230 euro e domani mattina hanno già l'appuntamento con i servizi sociali per vedere se i servizi sociali possono venire incontro a queste bollette che con 800 euro al mese queste famiglie non sono in grado di sostenere, perché parliamo anche di famiglie monoreddito. Allora io mi domando, ma è proprio indispensabile, seguendo poi il filo di tutto il ragionamento che è emerso questa sera in Consiglio, ma è proprio indispensabile usare tutto il budget a disposizione? Questo lo chiedo al Sindaco in qualità di Assessore alla Cultura, lo chiedo all'assessore preposto, all'assessore Geronazzo, che so essere sempre attento agli eventi cittadini e alle esigenze dei cittadini. C'è un altro perché ha portato a casa la bellezza di 380 e passa preferenze, quindi se qualcuno lo ha votato c'è anche un motivo, no? È chiaro che questa delibera è una delibera che presuppone quindi una scelta, una chiara e determinata scelta politica, ma come avevo detto in collegamento da remoto in commissione, secondo me questa manifestazione che nasce a questo punto, e mi sbaglio per l'errore di prima, nei tempi nel 2005, questa è una manifestazione che non ha le radici storiche che può avere la festa di Sant'Andrea, che è la festa del santo patrono, quindi con tutta una tradizione storica alle spalle, ma fu una festa creata all'epoca, mi ricordo, dal nulla, perché all'epoca, mi ricordo, era sottosegretario l'onorevole Scarpa Bonazza, ci arrivarono anche al comune, arrivarono parecchi denari per questa festa, per la valorizzazione del territorio, anche nel senso agricolo del termine. Ma in realtà questa è sempre stata una festa che ha sempre avuto dell'artificioso, concedetemi questa locuzione verbale, questa frase idiomatica, perché in questo momento andare a spendere così tanti denari ci espone sicuramente a delle critiche, perché vedete, io sono alla quinta consigliatura come qualcuno qui dentro, rispetto a qualche anno fa, ai tempi dei sindaci Bertoncello e ancora prima con Gastone Rabacchin, la gente parlava. Oggi io incontro tanta gente, la gente cosa fa? Ascolta il sottoscritto che è nel palazzo, ma difficilmente parla, ascolta, e la possibilità della gente di ascoltare un consigliere, un assessore, il sindaco, credo che il sindaco di par suo abbia a che fare con parecchi cittadini, di questo ne sono assolutamente convinto. Questo ci deve riportare quindi a un forte richiamo a quella che dovrà essere, una volta approvata questa delibera, a una delibera di carattere più sobrio sotto il profilo prettamente economico, perché se così non fosse, e oggi non abbiamo un programma, come è stato ben detto da chi mi ha preceduto, non abbiamo effettivamente il canovaccio del programma della manifestazione,
e quindi stiamo votando in apertura di credito verso l'amministrazione comunale. Voglio essere molto chiaro, è una grossa apertura di credito che io personalmente do all'amministrazione comunale. Però come tutti i nuclei familiari sono anche preoccupato e spaventato che i denari che provengono dall'amministrazione comunale e dall'ASCOM in questo caso possono essere male utilizzati o troppo frettolosamente investiti, perché c'è la necessità a tutti i costi di dover impegnare il budget a disposizione. Avrei preferito che questa sera il sindaco o l'assessore mi avessero detto: guarda, per quest'anno, visto il coronavirus che ancora impera, visto la guerra, visto che dobbiamo accogliere, come è stato detto, tanti profughi ucraini, che tanti credo arriveranno ancora a Portogruaro, per quest'anno facciamo un convegno e facciamo una cosa molto compressa, perché non si deve festeggiare a tutti i costi. Non c'è scritto da nessuna parte, non sta in nessun libro che si debba festeggiare a tutti i costi. Si può festeggiare anche con un pezzo di pane e formaggio, come magari fanno tante famiglie in questo periodo, perché non ne hanno, se hanno i figli che fanno gli anni e forse non hanno neanche i soldi per comprare loro la torta di compleanno. Non sto facendo un comizio, non voglio attirare l'attenzione, voglio richiamarvi alla realtà che stiamo vivendo, che non è più la realtà di 2-3 anni fa. Dobbiamo cercare di essere chiari e netti quando parliamo e ci confrontiamo con i cittadini, perché dopo tutto gli azionisti, i nostri azionisti, non sono i voti che prendiamo, ma sono i cittadini, ed è facile averli come azionisti, ma si fa presto anche a perderli come azionisti. E i nostri cittadini, e questa sera dopo tanto tempo vedo qualche cittadino in sala, e questo mi fa piacere, ci ascoltano, e ci ascoltano molto più attentamente di quello che noi pensiamo. Quindi una buona gestione e sobria di quello che deve essere impegnato per questa terra dei dogi dovrà essere impegnata con attenzione, con oculatezza, evitando che magari ci siano le solite, consentitemi un'altra locuzione verbale perché diversamente non saprei come chiamarla, non ci siano sempre gli stessi attori protagonisti che ho visto recentemente. Cerchiamo di andare cauti, perché la gente ci ascolta tanto, osserva e poi tira una riga. Quindi, per finire, ben venga la proposta del consigliere Stival che propone un emendamento alla delibera. Proprio per questo chiedo, visto che si tratta di un emendamento, dottoressa Rigo e Presidente del Consiglio, una brevissima sospensione del Consiglio di 5 minuti per aggiustare la delibera, perché quando si emenda una delibera così importante che riporta cifre così importanti che devono essere spese, deve essere scritta con i crismi di Santa Romana Chiesa, diceva qualcuno una volta. Per finire dico che io voterò la delibera, ma sappiate che questa volta do il mio voto solo per apertura di credito
nei confronti del sindaco, della giunta, dell'assessore competente che vedo che mi ascolta, ma vi prego, vi esorto, se è possibile cerchiamo di comprimere il budget. Se dovessero avanzare dei denari, cerchiamo di utilizzarli verso il sociale, perché, signori miei, fra 2 o 3 mesi mi dispiace che il sindaco e il presidente del consiglio non stiano ascoltando, mi dispiace che non stiano ascoltando e che il sindaco si stia alzando. Le chiedo scusa, stavamo discutendo proprio della sospensione però. Bene, ok. Allora io temo alla fine temo che fra 2 o 3 mesi avremo la fila della gente che ci verrà a chiedere pagateci, contribuite a pagarci le bollette, perché ragazzi se ne sente anche in televisione parlare di parola carestia, non siamo ancora alla miseria, ma la carestia sì. Allora attenzione a come spendiamo i soldi. Rodriguez, stavamo proprio ragionando su come fare la sospensione che lei ha chiesto. Allora prima però so che l'assessore Giornazzo voleva rispondere, prego. Grazie Presidente. Io penso, siccome sono stato chiamato in causa anche come consigliere, come preferenze che ho preso nel consigliere, io penso di essere sempre stato uno che ai soldi li ha sempre spesi con ponderazione, sia nel momento che è bisogno, sia nel momento della massima che si potevano fare. Io dico solo che se in passato si è speso certe cifre è perché in quel momento serviva un rilancio alla città e serviva spendere quelle cifre, ma non è detto che quegli anni noi sperperavamo dei soldi, anche quegli anni tenevamo conto del giusto valore dei soldi. Oggi capisco che c'è la pandemia, capisco che c'è la guerra, ma capisco anche che c'è bisogno di una ripartenza, di dare un segnale ai nostri cittadini che Portogruaro c'è e Portogruaro sta muovendosi e Portogruaro si muove. Non è detto che noi dobbiamo spendere tutti i soldi che ci sono nel capitolo, però è nostro dovere, è nostra cura far sì di spendere il meno possibile. Però se nel capitolo oggi noi non abbiamo risorse, perché capiamo bene che con 40.000 euro o 45.000 euro una festa come Terra dei Dogi è impossibile farla o la facciamo in modo ristretto. È questo che in questo momento io come componente di giunta chiedo al Consiglio: che tipo di festa vogliamo fare? Vogliamo fare una festa molto leggera, come l'abbiamo fatta l'anno scorso in maniera qui social, che abbiamo speso mi sembra 7-8 mila euro, aumentando un po' di più. Ho sentito facciamo 2 convegni, facciamo questo, facciamo l'altro, o vogliamo fare una cosa un po' che mette in vista un po' la nostra città? Questa è la domanda che io sto facendo questa sera al Consiglio Comunale. Oggi noi stiamo deliberando 40.000 euro ulteriori al 45 che abbiamo già, ma non abbiamo detto che dobbiamo spenderli tutti. Andremo a ponderare e fare il meglio per la nostra città, risparmiando, pensando sempre risparmiando i denari, ma quello che mi preme è dire che fare una festa a Portogruaro quando ci sono 20-25 mila euro solo di sicurezza, voi capite bene che il ragionamento diventa molto più complesso. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Terenzi voleva intervenire? Consigliere Terenzi, prego.
Grazie Presidente. Allora, nel corso del dibattito si sono susseguite delle argomentazioni tutte degne ovviamente di rispetto e tutte che in qualche misura tengono conto di alcuni elementi che delineano un po' le motivazioni e che delineano anche la cornice, al di là della terra dei dogi, direi degli eventi che si fanno in una comunità. Io sono conscio e sono convinto e sono consapevole che gli eventi devono rispondere a una pluralità di fini. Non c'è un solo scopo, un solo fine per un determinato evento, perché gli eventi hanno, almeno quelli fatti bene, hanno una pluralità di motivazioni. Innanzitutto si può ben dire anche un momento di festa in cui la comunità si trova e si riunisce, giusto? Momento anche in cui la comunità esercita un'attrattività, giusto? Quindi c'è anche il tema dell'attrattività. È un momento in cui si valorizzano anche particolarmente le vocazioni della comunità, le vocazioni del territorio, giusto? Ecco, sono tutti elementi che in qualche misura stanno insieme e si tengono insieme. Quindi io sono dell'avviso che una comunità debba ricorrere a degli eventi. Però ci sono anche delle parole chiave che delineano gli eventi stessi. La prima l'ho detta attrattività e non mi dilungo, insomma immaginiamo e sappiamo che cosa intendo. L'altro è il tema anche della compartecipazione, cioè è stato detto anche dalla collega senatore che insomma le feste devono in qualche misura essere anche il frutto di una compartecipazione. Anche gli stakeholders in qualche misura devono sentirsi coinvolti e anche responsabilizzati su questo. E poi c'è l'altro termine che è venuto fuori, secondo me in modo anche molto pertinente dal mio collega Bertoncello: gli eventi devono essere programmati. C'è una necessità da questo punto di vista, ma proprio perché gli eventi non hanno solo una dimensione di costo, anche, ed è una cosa anche importante, il costo di un evento, cioè la spesa per un evento, ma perché, come dicevo in apertura, dobbiamo far sì che questi eventi raggiungano contemporaneamente più obiettivi. Ma allora per fare questo ci vuole una programmazione, ci vuole un pensiero, bisogna evitare la routine, perché la routine è qualcosa che rende nel tempo sterile. Quando la routine soffoca l'innovazione è un problema. E io devo dirvi, e poi, ultimo ma non meno importante, c'è il tema dell'informazione. Informazione non solo nella comunità, ma informazione anche verso tutti quei soggetti che potrebbero in qualche modo interagire mediante la partecipazione. Ecco, noi stasera ci troviamo di fronte a dover esprimere una valutazione in completa assenza di informazione. Io mi sono fatto un'idea degli scopi, delle finalità di questi eventi, comprendo e capisco che sono importanti, però qui mi si chiede di raddoppiare il budget previsto, se non ho capito male da 46.000 euro spesa del comune di Portogruaro, mi si chiede un ulteriore impegno di altri 40.000 euro circa, quindi è un raddoppio. E siamo chiamati a votare e a esprimere una valutazione senza avere una informazione e senza avere un quadro delle iniziative. Sono iniziative che rispondono a una routine,
sono iniziative che vanno nel verso dell'innovazione, sono iniziative che coinvolgono anche gli stakeholders. Poi da un punto di vista finanziario, chi interviene oltre al comune? C'è qualcuno che interviene oltre al comune? Le categorie produttive intervengono per cercare anche di alimentare, per cercare anche di movimentare questa nostra comunità. E potrei fare anche altre domande, potrei fare anche altre osservazioni, altre considerazioni. E poi decisivo è il tema che ha posto il collega Rodriguez. Un po' l'ha posto anche il collega Stival, però poi è un po' sorprendente la vostra conclusione. Richiamate alla sobrietà, richiamate al momento che stiamo vivendo, modificate il finale della delibera, dice ma non è per la terra di Doggi, è insomma più in generale per gli eventi, però non toccate l'importo. Allora, qui c'è un tema. Io condivido pienamente quanto ha detto il collega Rodriguez. Per gli eventi quest'anno facciamoli gli eventi, vanno fatti per le considerazioni che avete fatto tutti. Abbiamo anche bisogno di respirare, abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di relazionarci, abbiamo bisogno di camminare insieme anche al tepore del sole, e di osservare delle bancarelle ben fatte, di visionare una mostra ben fatta. Insomma, abbiamo bisogno di socialità, questo è il tema vero, abbiamo bisogno di socialità, e però questa socialità noi la dobbiamo vivere secondo le condizioni del contesto di oggi, dobbiamo viverla secondo la sobrietà. Quindi noi, facendo tutte queste osservazioni che anche il collega Bertoncello ha già fatto e anche i colleghi del gruppo hanno già fatto, Maria Teresa e anche Silvia, pur valutando l'importanza degli eventi, non la disconosciamo, richiamando però ad una leva programmatoria e a un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti, proprio per la questione della sobrietà, non possiamo avallare il raddoppio del budget per la festa di Dogi in questo particolare momento. Mi si dice poi che accanto agli importi che mette il Comune ci sono gli importi che versano gli espositori e altri soggetti. Quindi io non ho amministrato, ma il collega Bertoncello che lo ha fatto dice ma allora la spesa va verso i 100, c'è oltre 100.000 euro. Sobrietà. In questo momento una spesa eccessiva per una festa, per un evento, non sarebbe compreso dai cittadini. Per cui noi rispetto a questo voteremo contro questo provvedimento proprio perché non ha i caratteri della sobrietà, oltre a tutti gli elementi che vi ho escurso precedentemente. Siamo qui a votare, come sempre c'è una variazione di bilancio, come sempre non si spiega nel dettaglio il perché della variazione del bilancio, il movente della variazione di bilancio. Mi si dice che la Commissione Bilancio non è competente su questo. Noi questo atto di fiducia, pur avendo stima degli amministratori, avendo stima del sindaco, però noi non possiamo votare per fiducia, noi dobbiamo votare per consapevolezza. Quindi per questi motivi, siccome ci manca la consapevolezza e siccome è il momento della sobrietà, noi voteremo contro questo provvedimento. Grazie consigliere Tarenti. Secondo intervento, consigliera Ret, 5 minuti, prego. Sì, grazie, sarò breve come sempre, solo 2 considerazioni. La prima è di ordine politico. Mi pare di aver inteso che durante la Commissione Bilancio sia arrivata una richiesta per scindere in 2 una delibera che era invece unica. Intendevo, almeno avevo inteso, che a questa richiesta seguisse poi una discussione interna alla maggioranza per eventualmente dirimere alcune perplessità. Capisco dagli interventi della maggioranza che questa discussione per dirimere alcune perplessità non c'è stata, perché se poi questa sera la maggioranza arriva e propone un emendamento e cambia insomma le cose, evidentemente discussione in maggioranza non c'è stata. Io sindaco, che
concordo con il mio collega e capogruppo Terenzi, però la inviterei a riprendere il suo slogan elettorale, prima l'ascolto, perché questa sera, ascoltando gli interventi della maggioranza, si evincono parecchi elementi, perché mi pare di aver inteso che tutti gli interventi sono critici rispetto a questa delibera e a questa iniziativa, per cui insomma mi domando, uno, se ci sia stato un confronto interno alla maggioranza rispetto a questo, e due, forse bisognerà tenere, cioè credo che il primo cittadino debba tener conto di interventi così critici. La seconda questione che volevo chiedere è se fosse possibile, all'interno di questa informazione dettagliata che noi non abbiamo, ma magari prima o poi l'avremo, sapere quanto di questo grande importo andrà alla parte, diciamo, comunicazione e marketing per quanto riguarda questo evento. Grazie. Grazie consigliera Ret, prego, signor Sindaco. Allora, si sono dette tantissime cose su questo punto, però parto dall'ultima della dichiarazione di voto, votiamo contro a questo punto. Votar contro a questo punto significa votar contro alla festa dei Dogi, non votar contro al sindaco o all'amministrazione, perché ci sono due temi principali, uno è nella programmazione generale degli eventi e l'altro è del costo degli eventi. Programmazione generale degli eventi, vi do ragione. Un'amministrazione seria deve fare una programmazione annuale di tutti gli eventi, programmarli in maniera dettagliata, cercare di dire quello che vuol fare e in parte metterci anche il costo. Sappiamo benissimo che nella Regione Veneto, né il Comune di San Donà di Piave, né il Comune di Portogruaro, né nessun altro comune di una certa entità che vuol fare le cose di spessore o comunque a livello che gli aspetta, può in sede di bilancio previsionale prevedere tutti i costi a bilancio. Lo prevediamo sempre, giustamente, doverosamente, perché non possiamo fare diversamente, dopo la rendicontazione, perché con la rendicontazione c'è l'avanzo, con la rendicontazione si riporta tutto da zero e anche la Regione Veneto altrimenti non riuscirebbe a fare a livello culturale e tutti gli altri livelli le cose che ha sempre fatto. Noi non ci sottraiamo a questa condizione, infatti all'inizio dell'anno sul bilancio previsionale nei capitoli di spesa Sant'Andrea e Festa dei Dogi, Terra dei Dogi, abbiamo messo in capitolo una quota a parte per non cancellare già da subito l'evento in se stesso. Ma questo non voleva dire che non facciamo l'evento, abbiamo detto all'inizio dell'anno in quella sede facciamo l'evento e poi verifichiamo come possiamo tramutarlo, programmarlo e pagarlo. Quindi non abbiamo alzato e raddoppiato il costo dell'evento Terra dei Dogi, anzi lo abbiamo abbassato. Noi da quando siamo amministrazione abbiamo speso la metà sulla festa del Sant'Andrea, abbiamo ridotto al minimo, e qua mi dispiace il consigliere Ret ma ha fatto un piccolo errore, nella festa della Terra dei Dogi dell'anno scorso abbiamo speso i soldi che qualcuno ha detto, 4.000 euro, 1.000 euro per incontri con il dottor Scalettaris sul valore e sulla grande arte di Venezia online. Abbiamo fatto tutto online ma abbiamo speso su quella cifra, compreso IVA. Quindi non ci possono essere verifiche di rientro economico su una spesa di 6-7 mila euro. Ci può essere una verifica di spesa economica su quelle feste che sono di maggior peso. Ma detto questo, se noi volessimo domani mattina e rientro nel costo dell'evento, agli 80.000 euro che ci siamo messi come tetto massimo, su una spesa di 2-3 anni fa di 97, quindi abbiamo già ridotto per queste considerazioni, perché c'è un momento critico, però dopo fare del populismo o fare della falsificazione dicendo che noi raddoppiamo il costo e invece lo abbassiamo è cosa completamente diversa. Se agli 80.000 euro noi dovessimo e potessimo togliere 39.000 euro di questa sera, se potessimo togliere e dovessimo togliere i 20 o 25.000 euro di sicurezza e dovessimo togliere anche l'IVA al 22% perché in carico gli 80.000, resterebbero 17.213 euro. La festa e la Terra dei Dogi
non si fa con 17.213 euro, non l'avete fatta neanche voi e quindi qua siete due sindaci che avete avuto due amministrazioni molto importanti, con 17.000 euro non si fa un evento di questa portata. Cosa diversa è che se il Consiglio Comunale decidesse questa sera, e io lo sosterrei anche volentieri, di non fare la terra dei dogi. Bisogna avere il coraggio certe volte per non diminuire il costo in maniera così eclatante, per mettere in crisi l'organizzazione, che non potrebbe farla, dire non facciamo per 2022 né la festa nella terra dei dogi e né la festa di Sant'Andrea. Sarebbe un bel messaggio, ovviamente da spiegare però a tutti gli operatori economici, artigiani e commercianti, che come noi aspettiamo la pioggia in questo periodo, loro aspettano queste due feste. Le aspettano come se fosse effettivamente la pioggia, perché per loro è un grande volano, c'è un motivo di socialità, ma c'è anche un motivo economico del nostro territorio, che non sta soffrendo rispetto agli altri mandamenti nazionali, e ci sono dati statistici che lo dicono, come gli altri paesi. Il portoruarese sta vivendo un momento normalissimo. Cosa diversa è di dire, beh, ci sono altre motivazioni, guerra dell'Ucraina e Covid ancora imperante, fra parentesi, è per questo che abbiamo aspettato abbastanza tutto il tempo per non improvvisare una festa che costava e diversa, magari dopo al 30 di marzo siamo ancora in piena emergenza e sui contagi lo siamo ancora, magari sentirsi dire dal governo che la festa della terra dei dogi non si poteva fare. E allora tutte queste considerazioni noi le abbiamo messe nel nostro patrimonio di conoscenze. Sappiamo benissimo che la festa, come tutte le feste, costano tanto, che dobbiamo ridurre i costi e l'abbiamo ridotto e ci siamo dati un tetto proprio per cercare di calmierare. E dirò di più, abbiamo cercato in questi 2 o 3 mesi di cambiare la festa, perché tutti lo dicono e quindi l'ascolto è una giusta consigliera. È quello di dire facciamo una festa come nell'origine, come nell'idea originaria, di non farla diventare una festa degli ubriaconi, perché è bene dirlo, a una certa ora è diventata una festa degli ubriaconi. È una festa che dobbiamo considerare i costi e quindi il bio costa troppo rispetto al bilancio generale della festa, perché costa tantissimo a fronte di poche entrate di stendisti sul bio. E noi abbiamo provato e abbiamo cercato a livello nazionale, a livello interregionale, delle ditte che facessero questo, partenariati diversi. Bene, è arrivata anche 2 settimane fa, forse 10 giorni fa, una ditta di Milano che si era offerta per fare una festa medievale, ma noi l'abbiamo chiesta con maschere rinascimentali perché non siamo medievali. Sì, non c'è nessun problema, facciamo un sopralluogo. Al sopralluogo dopo 5 giorni c'è la lettera, c'è una comunicazione scritta, non parole. Questa ditta di Milano, pur facendo feste in tutta Italia, ha detto mi dispiace, ma i costi preventivati, che erano 35.000 euro più IVA, non riusciamo a reggere con l'organizzazione che volete voi su una città così articolata e complessa. Perché un conto è fare la festa in Piazza della Repubblica e un conto è fare la festa in tutto il centro storico, come l'avete sempre fatta e come vorremmo continuare a farla, per il bene della popolazione, per il bene delle categorie che a chiamata partecipano, ma non partecipano attivamente e propositivamente, non entrano con denaro sonante per dire beh siamo anche noi attivi e propositivi in questa festa. Stanno al palo e rimangono in attesa che l'amministrazione faccia tutto quello che serve, come è sempre stato fatto. Allora, nella programmazione è corretto che noi cerchiamo in tutte le maniere da oggi in poi, soprattutto con rendicontazione e quindi con i denari a capitolo, una festa di Sant'Andrea diversa, che costa tanto, una festa dei dogi che costa tanto, ma per farla diversamente e quindi con minori costi, perché così fatta non può costare meno degli anni passati. La festa, la terra dei dogi, se vogliamo diminuire i costi bisogna tagliare delle parti e non diventa più la festa, la terra dei dogi di prima. Apertura di credito ci sta, però è un'apertura di credito che è suffragata
da queste considerazioni, che non è suffragata dal fatto che noi vogliamo fare fuochi d'artificio e far vedere cose diverse. Gli 80.000 euro messi a capitolo sono per una festa tradizionale, perché non riusciremo mai a farla quest'anno una festa completamente diversa. Gli 80.000 euro con dei tagli all'organizzazione e alle cose che abbiamo sempre fatto sono il massimo che ci siamo imposti di spendere, ma la festa tradizionale, ed è per questo che non c'è un programma diverso. Non c'è un programma diverso né per il marketing, non c'è un programma diverso per le cose che inseriamo nella festa. Certo, cerchiamo di ridurre quelle cose tipo il parco della Marzotto che ospita la terra dei dogi sul fattore bio. Bene, il bio, per far venire gli standisti, noi dobbiamo, a richiesta di queste categorie economiche, dovremmo presentare una ventina di casette, perché loro partecipano solo se non hanno costi, e quindi le casette costano effettivamente tantissimo, e quindi anche per questo dovremmo valutarla. Quindi tutte queste considerazioni: da una parte c'è la programmazione, che vi do ragione, in toto, dovremmo rivedere le due feste per cercare di capire di farle in maniera diversa e a minori costi, dall'altra c'è questa festa, e questa festa noi ci imponiamo di al massimo di farla costare 80.000 per tutte le considerazioni che avete fatto voi, e speriamo di farla costare molto meno di 80.000, facendo presente però i costi che avevo detto prima. Grazie signor Sindaco. Consigliere Bertoncello, secondo intervento, 5 minuti. No, sono breve. Mi aveva chiesto Morsanuto. Prego, Angelo, vai. Allora io vado un po' al contrario rispetto un po' a tutti quegli interventi che ho sentito, perché sono delle considerazioni che faccio anche relative al mio lavoro. Dunque domenica ci sarà la grande fiera dell'albergatore a Caorle, sicuramente non in forma ridotta, sebbene l'hanno rinviata di 2 mesi, andranno avanti, ci saranno migliaia e migliaia di persone che arriveranno. A dicembre, ancora in piena pandemia, con problemi, mi sembra che il comune di Jesolo, altri comuni del Friuli abbiano fatto feste, hanno investito sul Natale, la cittadella del Natale, per migliaia di euro. E anche loro vivono in Italia, anche loro vivono nel Veneto orientale. Dunque non parlo del comune di Jesolo, soprattutto hanno fatto delle cose straordinarie. Ecco, dunque, no, ma dico, probabilmente non so se ridurranno la festa il comune di San Donà, la festa del Rosario, se lo incentiveranno ancora. Io sono sicuro che tutti andranno verso, anzi, quando ci sono dei problemi, di cercare di incentivare le cose. Perché comunque io penso che Portoguaro si deve riattivare per ritornare a recuperare tutto. Almeno deve avere questa speranza. Dunque anche il sindaco non deve dire se volete non facciamo niente, riduciamo. No, deve parlare diversamente. Noi dobbiamo recuperare tutto quanto. C'è un capitolo unico che se non andrà sulla terra dei dogi succederà qualcosa, viene usato, mi dica la segretaria se sbaglio dopo, può essere usato anche per altri eventi, verranno spalmati al limite, essendo un capitolo unico, anche su altre piccole più iniziative se dovesse succedere qualcosa. Però la terra dei dogi, che è nata con il sindaco Bertoncello nel 2005 se non erro, è stato un appuntamento in più per il comune di Portoguaro. E sicuramente ci vuole un'evoluzione, perché sono passati 17 anni, ci vuole un'evoluzione, però è un appuntamento che dura da 17 anni. Dunque bisogna ripristinarlo, perché la miseria genera miseria. Ritirarsi non è bene, ma è giustamente come diceva anche il consigliere Rodriguez, ci sono i problemi, però dice io do ancora un'apertura di credito, e è giusto, perché non posso pensare che i servizi sociali, dove spendiamo 4-5 milioni, abbiamo un bilancio da 4, 5, 6 milioni con un comune che è sempre stato sano da quando io ho avuto la fortuna di essere qui dentro, dunque sono già 18 anni,
deve venire incontro, come immagino che il sindaco si sarà preoccupato anche per fronteggiare l'eventuale crisi dell'energia con i cittadini che avranno ma anche quella nostra, perché potrebbe arrivare una bolletta che ancora non siamo neanche in grado di definire con tutta l'illuminazione pubblica, ma si deve continuare. Dunque la terra di Dogi, io sono d'accordo, non è inutile fare una cosa online, non è niente, però per fare anche una semplice camminata o incontrarsi, così ci vogliono 20.000 euro per la sicurezza, dunque non posso spendere 20.000 euro di sicurezza e investire solo 15.000 euro, per la fiera mi costa più la sicurezza della fiera. Dunque anche questi bisogna ripartire e cercare di migliorarla ancora la fiera, non andare a ribasso. Abbiamo altri appuntamenti che sono sempre stati creati in quegli anni, che sono per esempio i mercoledì musicali. Anche quelli dobbiamo già organizzarli e ricominciare da capo, bisogna avere un po' di speranza, bisogna rilanciare. Andare in recessione vuol dire solo far peggio. Io la vedo così, gli altri mi hanno dimostrato in questo periodo che non l'hanno fatto. C'è un altro appuntamento importante che ha portato anche dei benefici, ha portato dei benefici che sono arrivati anche culturali, perché sono arrivati tanta gente che non era mai stata a Portogruaro, parlo del mercato dei Forti dei Marmi. Ha portato tantissima gente che non è dei mercanti di Forti dei Marmi, che ha portato tantissima gente che non era mai venuta a Portogruaro. Abbiamo valorizzato via Cavour, via Seminario, dove non c'è mai stato fatto niente. Tutte queste cose qua abbiamo bisogno di recuperarle. Un comune, se dopo succede il fatto, deve essere garantiti i servizi essenziali, che secondo noi siamo in grado di garantirli, però non che andiamo in recessione, ma in recessione vuol dire su tutto, deve ripartire lo sport, deve partire il sociale. Per esempio abbiamo qua quelli del centro anziani, anche qua adesso basta, è finita, bisogna riaprire il centro anziani, bisogna riaprire tutte le strutture sportive, bisogna ricominciare a vivere, bisogna ricominciare a crescere. Anche il sindaco non deve andare avanti per la sua strada per quanto riguarda. È chiaro che ci sono dei difetti importanti di programmazione, ma la recessione, andare a recessione genera miseria e basta, non genera neanche speranza. Dunque cerchiamo di supportare l'economia, ma non fare solo assistenzialismo. L'assistenzialismo è fine a se stesso, non porta ricchezza, non porta. Dunque i servizi sociali devono dare copertura a chi ha i redditi ISEE adatto per avere la copertura, deve essere pronto eventualmente a dare accoglienza ai profughi che stanno arrivando, ma Portogruaro deve continuare a vivere, deve continuare a svilupparsi, deve continuare a fare le mostre che abbiamo fatto, anche ho visto ultimamente le mostre culturali di quadri importanti, di artisti importanti, con Russolo, con tutto quello che abbiamo fatto, anche in questo periodo non deve rinunciare a vivere, perché si rischia. Gli altri comuni, io amministro questo, non l'hanno fatto, hanno speso tantissime cose, sono in previsione concerti a Lignano, Bibione, a Cauro, non mi sembra che stiano andando in recessione. Noi non siamo Bibione e Lignano, nemmeno Jesolo, non abbiamo quelle capacità economiche, però il comune di Portogruaro, fin prova contrario, adesso è sempre stato un comune sano, può affrontare qualsiasi problematica, sia sociale che di altro tipo. Dunque è giusto il discorso spendiamo 10-20 mila euro in più o in meno, perché magari la guerra o questo, ma noi dobbiamo fare questo e avere i soldi per aiutare chi fugge dalla guerra, i soldi per aiutare le famiglie, e sono sicuro che ci saranno dopo, chiedo all'assessore al bilancio, dei fondi, grazie anche all'avanzo di bilancio, per destinare in maniera specifica a queste cose, però non andiamo tutti con la testa sotto la sabbia, vediamo come va avanti le cose, non possiamo fermare la programmazione, non possiamo fermare la speranza, non possiamo fermare l'economia, se no andiamo a finire tutti male. Ecco, grazie. Grazie consigliere Morsanuto. Consigliere Bertoncello, secondo intervento, 5 minuti. Ma guardi, io veramente credo che anche l'intervento ultimo stia falsificando come stanno le cose, nel senso che non credo che gli interventi fatti questa sera, che io ho seguito, ma può darsi aver capito male, nessuno abbia messo in discussione la continuità, la necessità degli eventi. Io non credo che nessuno abbia detto
no, adesso arrivo, voglio dire, nel senso che nessuno di noi ha posto un veto, e qui voglio dire c'è una grande delusione per la risposta che ha dato il sindaco, nel senso, come ha detto il consigliere Sanuto che mi ha anticipato, sì, non è che se il consigliere dovete avere una minaccia, dovete avere il coraggio di dire che non volete la terra di Doge. Chi mai ha detto in questo consiglio che non vogliamo la terra di Doge? Abbiamo detto che c'è bisogno di ricollocarla in un contesto più generale, abbiamo detto che non ci può essere eventi estemporanei, abbiamo detto che ci deve essere un'attenzione rispetto al contesto che noi viviamo. Parlare di Jesolo, di Caor, ci mancherebbe altro, cioè, è un contesto completamente diverso, solo per il fatto che hanno milioni di euro solo per la tassa di soggiorno, che è finalizzata alla promozione turistica e agli interventi che promozionano l'attività turistica. Non c'entra niente. I comuni friulani, ma non voglio farmi trascinare da questo discorso, hanno, voglio dire, una legislazione e risorse che noi manco ce le sogniamo. I comuni friulani, con un comune di 6.000 abitanti, ai dipendenti che abbiamo noi con 25.000 abitanti, quindi non facciamo paragoni con i Friuli che forse siamo fuori luogo. È inappropriato ed è mistificare dire siete liberi di votare se non volete la terra di Doge e avete il coraggio di farlo. È una provocazione, signor Sindaco, che io non mi sento di ricevere, non sei i consiglieri comunali. L'altra questione, e noi abbiamo assistito all'iniziativa Bio, sappiamo bene come è nata e anche quanto ha costato, ma vede, quella è non la discuto stasera e non so neanche quando, ma quell'iniziativa lì, che era di promozione bio ma anche attenzione ai prodotti locali, caratteristiche di questo territorio, è nata in un certo contesto, anche con una certa conflittualità all'interno tra amministrazione e operatori economici, chiaro, che parte anche dalla sede, tanto che è andata a None Veneto, tanto per fare riferimento alla strada dei vini e cose di questo genere. Ma al di là di questo, cioè noi abbiamo posto problemi di bilancio, problemi, voglio dire, di trasparenza sul bilancio, e non è neanche giusto continuare a dire aspettiamo l'avanzo di amministrazione, perché normalmente l'avanzo di amministrazione non si può usare per le spese correnti. Poi se volete giratela come volete, ma avanzi di amministrazione per le spese correnti non si possono utilizzare. No, non si possono, lo prevede la norma, la legge, il testo unico, mica lo dico io. Dopodiché sappiamo perfettamente, prego? Sì, ci mancherebbe altro. Ma se no da un minuto diventa 62 secondi. Io dico che dire che costa tanto per la sicurezza, che quanto è costato prima e questo dopo, vuol dire non fare un'altra volta chiarezza. Perché, voglio dire, i contesti sono diversi e al di là del costo, ha detto ma gli operatori pagano poche cose. Non è mica vero. Voglio dire, mi dica signor Sindaco, assessore al bilancio, qual è l'introito medio di un evento di Portogruaro che pagano di plateatico gli operatori economici e li sommiamo. Poi se vuole, e se lo ritiene, le dimostro quante risorse da capitoli diversi da questi, correttamente impegnati, ma che sono riferiti non a questo evento. L'ho accennato prima. Io all'interno della terra di Doge faccio un'iniziativa culturale, prendo il capitolo delle attività culturali e lo inserisco dentro. Io devo fare un'iniziativa che non ho le risorse? Benissimo. Incarico, ho fatto l'esempio prima, la Proloco che le realizza. Allora, alla fine i conti che lei fa
non sono assolutamente coerenti con l'impostazione. E l'anno scorso è successo così, 2 anni fa è successo così, 5 anni fa è successo così, 10 anni fa è successo così. Anzi, succede così, per esigenze tecnico-amministrative, per eventi che possono nascere nel tempo. Ma passare da 40 a 80 e raddoppiare, sapendo queste cose qua, mi pare una forzatura. Quindi, per quanto mi riguarda, la teledosi si deve fare sempre meglio. Il buon amministratore fa delle economie, ci mancherebbe altro che non lo facesse, però una variazione di bilancio che comporta il raddoppio di un'iniziativa storica, certa di spese minime, certe, che si prevedono 40 e poi se ne portano 80 e tutto il resto, noi crediamo che non sia un percorso lineare. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliere senatore, secondo intervento, 5 minuti, prego. Innanzitutto non so da dove abbia colto il consigliere Bertoncello le difformità con i produttori bio di zona, perché non ci sono mai state. E la sede del biodistretto Annone Veneto una cosa decide in altri luoghi se si riferisce a questo. Comunque non c'entra niente con l'argomento. Non c'entra niente con l'argomento, siamo usciti dall'argomento e non voglio continuare a uscire dall'argomento. Però io volevo sottolineare il taglio che aveva dato il consigliere Morsanutto al suo intervento. In buona sostanza, il consigliere Morsanutto, e mi corregga se ho capito male, consigliere, stava dicendo questo: c'è bisogno di una visione amministrativa che tenga conto che si può fare anche una cosa bruttissima a dirsi, ma si chiama impresa, con la visione del fare impresa, con la visione di mettere a frutto le risorse che si hanno, con tutto quanto è stato detto stasera, con programmazione, con progettazione, con analisi del territorio, con coinvolgimento degli stakeholder, con l'attenzione nei confronti della cittadinanza. Ma questo si stava dicendo. E quindi ripeto e chiudo anche il mio intervento, non voglio far perdere tempo. Quanto stiamo proponendo tutti insieme questa sera è di organizzare degli eventi che per la loro natura nel termine significano ciò che accade a Portogruaro, e quindi la proposta del consigliere Stivali secondo me è proprio corretta, quella di andare a modificare la delibera, e di andare a strutturare tutto quello che accade a Portogruaro o accadrà a Portogruaro con progettualità e con anima imprenditoriale, in modo da averne il massimo risultato con le risorse che abbiamo oggi. A vantaggio di chi? A vantaggio di chi? Né certo mio né certo vostro, né di nessuno che è presente in questa sala come consigliere, come amministratore. A vantaggio dei cittadini, che hanno bisogno di avere una città viva, una città produttiva, una città che dia occasione di incontri, una città che dia occasione di crescita culturale, economica e sociale. Quindi alla fine del discorso, con tutte le eccezioni che sono state fatte, io sono certa, ripeto quello che ho detto prima, che da questa sera è uscito un messaggio all'amministrazione di porre particolarissima attenzione, al di là delle valutazioni economiche, al modo in cui si fanno gli eventi, al modo in cui si programma, al modo in cui si progetta, onde evitare a discutere sul poco, perché a quanto mi sembra, questa sera, a quanto ho sentito, ci sono delle idee già pronte dall'amministrazione, si esplicitano, siamo qui per ascoltarle e per confrontarle. Tra l'altro il discorso dell'IVA non è un discorso colletto, perché l'IVA per l'amministrazione non è un costo, l'IVA viene ricalcata, ripartita su coloro che sono gli affidatari. Per l'amministrazione non è un costo, l'IVA non entra nei conti. Corretto Bertilla? Grazie. Va bene, dai, non stiamo a aprire, per cortesia. Io chiedo al consigliere Stivali, siccome mi pare che sono proprio 2 o 3 righe, se me le scrive, io faccio fare poi dal messo.
No, però io devo avere un emendamento scritto. Devo avere un emendamento scritto, quindi sospendo un attimo la seduta, 5 minuti proprio. Prima il sindaco dice una cosa, scusate, il sindaco vuole puntualizzare una cosa, poi sospendiamo, la sistemiamo quello che vogliamo portare in emendare e poi andiamo al voto. Prego, signor sindaco. Allora, solo per sottolineare che forse mi sono spiegato male, io non ho minacciato e non minaccio nessuno, i consiglieri ovviamente, perché mi parrebbe una cosa abnorme. Sto solo dicendo che se facciamo, e ho solo contrabbattuto alla posizione del consigliere Terenzi che dice io voto contro, se passasse il voto contrario questa sera la festa non potrebbe farsi perché avremmo a disposizione 17.213 euro. Quindi beh, certo, facciamo pure ping pong stasera. Quindi io sposo perfettamente le considerazioni fatte da Angelo Monsanutto, perché non è che possiamo far diventare impresa quando fa comodo il comune e quando non fa comodo non farla diventare impresa, perché altrimenti con questo principio domani mattina chiuderemo la Fondazione Santa Cecilia, chiuderemo il teatro perché va sempre in rosso e chiuderemo anche il cinema. Cioè tutte quelle operazioni che voi ovviamente non avete pensato a questo, avete pensato di dire all'amministrazione cercate di programmare la terra dei dogi in maniera diversa, che frutti di più, produca più esiti più positivi, magari risparmiando il più possibile. E su questo vi assicuro che l'ascolto è massimo. Prego, consigliere Terenzi, per fatto personale, se si è sentito chiamato in causa, prego. Allora, io in genere poi magari anch'io cado e mi sbaglio, ma io ho detto che ci viene proposto questa sera, come è stato proposto in commissione, il raddoppio dell'importo che è nel capitolo di bilancio. È vero o non è vero questa cosa? Ecco, allora, no, va bene, io mi fermo al raddoppio e quindi c'è un raddoppio all'incirca. Va bene, dopodiché, signor Sindaco, e ribadisco il concetto, se nelle commissioni voi veniste a entrare un pochino più nel merito anche delle variazioni di bilancio, perché c'è poco da fare, io ritorno su questo argomento, perché poi le questioni si possono anche, non dico risolvere, ma si possono anche comprendere meglio se si capisce fino in fondo cosa c'è dietro una variazione di bilancio. Non è un fatto tecnico la variazione di bilancio, c'è sempre un motivo che genera la variazione di bilancio. Ecco. Detto questo, noi siamo stati come dire, oggetto di assoluta carenza di informazione e ribadisco il fatto che ci viene richiesto una votazione su un capitolo di bilancio che viene quasi raddoppiato, quindi restiamo della nostra idea e per tutte le considerazioni che abbiamo fatto. E confermo quanto ha detto anche il collega Bertoncello, la nostra è una posizione che non significa affatto di non fare la festa dei dogi, affatto. Dopodiché ognuno la può interpretare come crede, come vuole, ma le parole hanno un senso e hanno anche un significato. Grazie. Grazie consigliere Terenzi, quindi allora adesso sospendiamo 5 minuti, chiedo ai capigruppo per cortesia di venire in sala insieme al segretario e eventualmente agli assessori, che così decidiamo l'emendamento.
Eccoci. Un po'. Allora riprendiamo la seduta. La decisione è stata sostanzialmente questa. Poi al limite chiedo per cortesia a Dennis se dopo mi fai un po' di fotocopie e le consegni, Dennis. In sostanza si è deciso di togliere nel capoverso il lato spesa della delibera, togliere l'ultimo rigo, quindi togliere in particolare per l'organizzazione della manifestazione Terra dei Dogi in Festa 2022, e quindi il paragrafo si ferma a eventi organizzati dal Comune. Sì, sì, grazie. No, Dennis, non vi serve la copia? Ok, ok, no, non serve, vieni. Non sprechiamo. Sì. Posso... Prego. Vi dico allora, però vi dico tecnicamente... Un'osservazione. Dalla seduta del capogruppo è emersa questa decisione, che dalla proposta di delibera al punto che comincia con l'atto spesa e che finisce con Terre dei Dogi in Festa 2022, la parte finale della frase che dice in particolare per l'organizzazione della manifestazione Terre dei Dogi in Festa 2022 viene espunta da questo capoverso, che a questo punto diventa esclusivamente l'atto spesa, le disponibilità venutesi a creare, che ammontano poco più di euro 39.000, vengono destinate alla missione 14, programma 2, titolo primo, macro aggregato 3, per incrementare la dotazione del capitolo dedicato agli eventi organizzati dal Comune. Punto. Scusate, forse io non Questa capisco. è la scelta del capogruppo. Sì, io forse non riesco a capire. La questione è che in questo modo invece di 82.000 euro costerà l'evento i 40.000, i 38.000 che già sono per l'evento Terra dei Dogi? Presumo di no, perché da quello che ha detto il sindaco i costi previsti si aggirano intorno agli 82.000 euro. E allora cambiare la delibera espungendo la dicitura Terra dei Dogi e inserendola in un altro capitolo per eventi, alla fine la sostanza non cambia. Come no? E dove cambia? Fatemi capire, perché forse io non ci arrivo, non sono... se poi gli stessi soldi di cui stiamo discutendo vanno spesi per Terra dei Dogi, mi spiegate dov'è il cambio e la novità? Che cosa stiamo votando? Stiamo votando sempre gli 82.000 euro per la Terra dei Dogi. No? Allora quando finirà, vedremo il consuntivo e a quel punto vedremo se gli 82.000 euro sono rimasti 82.000 euro, e se non sono rimasti 82.000 euro che cosa direte? Sono intervenuti fattori esterni, e come farà il sindaco, l'amministrazione o chi è preposta a fare l'affidamento esterno? Perché credo che la gestione sia data in affidamento esterno. Un'altra delibera, ho capito. Però bene, grazie. Sono 84, non me ne tolga altri due che sono già pochi. 84, ok. E allora alla fine sarà sempre quella. È un bel esercizio di illusionista. Grazie. Grazie consigliere Mendigni. Sì. Allora adesso noi poniamo in votazione l'emendamento che ha citato la segretaria, che è proposta di capogruppo, sì, del gruppo consigliere Stivale, dei capogruppo, insomma.
Chi è favorevole all'emendamento? Sì. 10 voti. Chi è contrario? 5 voti. Nessuno astenuto. L'emendamento è approvato. No, Pizzolito non ha partecipato, l'aveva dichiarato prima. Adesso poniamo in votazione anche la variazione nella sua modifica per intero. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Il provvedimento è approvato, grazie. E anche l'immediata esecutività, per cortesia, chi è favorevole? Chi è contrario? Come prima. Sesto punto, legge 15 dicembre 99 numero 482, richiesta di riconoscimento o tutela a minoranza linguistica friulana, esaminato in prima commissione il mercoledì 23 marzo. Chiedo per cortesia, grazie. Sì, Presidente, l'abbiamo vista appunto in commissione, questa legge del 99, la 482, che prevede che tra le lingue e le culture oggetto di tutela venga inserita anche la lingua friulana. Tutto questo spetta naturalmente al Consiglio metropolitano, ma come diceva appunto l'assessore, agevola le prime classi, diciamo, che col numero di iscritti da 15 passa a 10, quindi è una bella proposta questa. Grazie consigliere Barbisan. Ci sono interventi? Consigliere Vindigni, prego. Faccio io prima. Scusa, faccio un cappello. Posso, consigliere Vindigni? Faccio una breve introduzione perché questa è una delibera che parte da lontano, dal 2006. Il Consiglio provinciale di Venezia a suo tempo prendeva atto che c'era una minoranza friulana nel nostro territorio, nei vari comuni limitrofi, nella misura del 27% degli abitanti. La richiamata poi delibera della Regione Veneto, ciao, arrivederci, della Regione Veneto, c'era un accordo bipartisan fra Regione Friuli e Regione Veneto per lo sviluppo del patrimonio linguistico e la tutela delle tradizioni della storia del Friuli e del Veneto in maniera reciproca. Quindi i comuni di San Michele, Tagliamento, Taglio Veneto e Cinto Caomaggiore, in cui sono insediate maggiormente queste minoranze, ciò non di meno ci sono minoranze anche nei territori come Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro e Portogruaro. Allora il fatto di tutelare queste minoranze è scaturito da una semplice lettura che abbiamo fatto fra sindaci nella conferenza dei sindaci, discutendo partendo da una banale lettura di un vocabolario di Concordia Sagittaria, del concordiese, che fa riferimento veramente all'origine friulana, e da qui è nata questa legge fra i sindaci, che noi ovviamente non abbiamo mai applicato, lo applichiamo ben volentieri anche per altri motivi questa sera, la 482. E la 482 appunto parla di questa possibilità da parte di queste aree di essere ricomprese in maniera generale insieme agli altri comuni. Quindi c'è una duplice veste: da una parte cercare di non dimenticare, perché di questo si tratta, queste minoranze, le loro tradizioni, la loro storia, la loro cultura nel nostro territorio, e di converso dall'altra parte il dato collegato e collaterale è il fatto che, applicando questa legge, nelle scuole nostre di Portogruaro c'è la possibilità di non avere questi minimi degli scolari a 15 ma al minimo a 10. Ovviamente non è il dato principale, ma è un dato importante, perché anche tutti gli altri comuni applicano questa normativa per tutte e due le cose messe insieme, e quindi è una norma che deve passare poi alla città metropolitana, che darà l'avallo, e su questo cercheremo di essere attivi anche su quel fronte per farla attivare al più presto possibile. Grazie, prego consigliere Vindigni. Allora, la vera questione che andremo a votare non è tanto il riconoscimento della
della presenza della Koiné friulana nel nostro territorio, ma molto più prosaicamente l'escamotage che ci permette, laddove i numeri lo consentiranno, di aprire e di mantenere le classi prime della scuola primaria, proprio avvalendosi della facoltà per quei comuni dove sono presenti minoranze linguistiche, di poter formare classi con 10 alunni e non con i 15 previsti dalla normativa nazionale. Noi abbiamo però un dato che è fatto di numeri e che sono chiari e che ci dicono che c'è stata una decrescita, un calo demografico importantissimo nel nostro territorio, a Portogruaro, perché siamo passati dai 193 nati del 2015 ai 157 nati del 2021. Ed è un dato, una decrescita che scende giù in maniera costante e che segue l'andamento demografico di tutto il territorio nazionale. Ma il fatto importante e significativo è che questi dati, cioè le nascite che si erano e si stavano riducendo in maniera importante, erano già noti alle amministrazioni. È vero che è compito dei singoli istituti comprensivi, ma le amministrazioni su questo hanno la possibilità di intervenire andando a interloquire con i dirigenti scolastici in modo da poter programmare una diversa organizzazione scolastica per la formazione delle classi prime. E si poteva fare per tempo e non oggi, a 2 mesi di distanza dalla chiusura delle iscrizioni, che si sono chiuse per le classi prime a fine gennaio, trovando questa possibilità che ben poco ha a che fare con la valorizzazione e la tutela delle minoranze linguistiche, perché come ben sappiamo, e io che non sono nato qua ma che ci vivo da più di 40 anni, sappiamo che la presenza di questa Koiné forse nel nostro territorio, non stiamo parlando di Cinto, San Michele, Gruaro, Fossalta, dove esistono anche delle associazioni che da sempre curano le vecchie tradizioni, forse da noi troviamo qualche presenza di questa parlata relativa a quando storicamente Portogruaro faceva parte del patriarcato di Aquileia, nella zona di Lugugnana. In altre zone è il 27%, è un dato molto esagerato relativamente a Portogruaro, pur essendo Portogruaro, prego? Certo. Bene, detto questo, se improvvisamente viene tirato fuori
questa possibilità per costituire una classe prima, capite bene che non nasce da un'esigenza culturale radicata nel nostro territorio, è un'opportunità, ma è un'opportunità che permette, e i numeri parlano chiaro se non ci sono poi altri arrivi, che permette solamente alla frazione di Summaga di poter mantenere la classe prima, perché i numeri di Summaga rispetto alle altre 6 frazioni abbiamo su per giù un andamento che varia dai 12 agli 11 bambini nati nei diversi anni dal 2015 al 2020. Tutte le altre frazioni sono ben al di sotto del numero 10, sapendo anche, se non vado errato, che dei 14 nati a Summaga nel 2017, quindi che quest'anno, il prossimo anno scolastico, quindi a settembre, andranno a iscriversi a Summaga, dei 14 se ne sono iscritti 12, per cui 2 sono andati in altre classi, non essendo più in vigore lo stradario per l'iscrizione nelle rispettive classi di riferimento dei plessi delle varie zone del nostro territorio. Ma per quanto riguarda ad esempio Pradipozzo o Giussago o Lugugnana, i numeri sono ben al di sotto dei 10 possibili con l'escamotage di comune con presenza di minoranza linguistica friulana. E quindi il problema lo si riproporrà per tutti gli anni e non si saprà quale effettivamente sarà la sorte di questi plessi scolastici. Ecco perché dicevo che forse sarebbe stato opportuno una politica di programmazione con i responsabili dei 2 comprensivi di Portogruaro per offrire alla cittadinanza, e quindi non solo ai cittadini di Portogruaro ma dei comuni limitrofi, e ricordo l'esempio a suo tempo di Giussago, dove 30 anni fa, se non ricordo male, fu istituito la prima classe a tempo pieno e che permise a Giussago, pur essendo una fra le frazioni meno popolose, di avere un'utenza che proveniva non solo da Portogruaro centro o da altri territori, ma anche da comuni vicini a Portogruaro che non avevano attivato quell'offerta formativa. Questo avrebbe potuto essere forse, senza scomodare e senza arrampicarsi sugli specchi, la possibilità di costruire un percorso per mantenere il più possibile nelle frazioni la presenza di un plesso scolastico, perché siamo i primi a riconoscere l'importanza della permanenza nelle singole frazioni di un istituto scolastico, perché rappresenta una scuola nelle frazioni un elemento di culturale e di socialità importante per le frazioni, sempre che i numeri però ce lo possono permettere,
perché altrimenti in questo modo noi illudiamo i cittadini dicendo che abbiamo trovato la panacea che risolve i problemi della sopravvivenza dei singoli plessi in tutte le frazioni, sapendo bene che non si possono moltiplicare i bambini che nascono e che invece non ci sono. Ecco perché sinceramente non entro nel merito e nel valore che le lingue, seppure minoritarie, presenti in un territorio devono essere valorizzate. Non è quello. Io mi ricordo che è così poco sentito a Portogruaro questa situazione che non esiste un focolar come a San Michele o a Teglio o a Fossalta. Non esiste un'associazione. È esistito un movimento parapolitico, chi è più avanti negli anni forse se lo ricorderà, quello dei Mari e Monti, che non ebbe grande fortuna e che prevedeva addirittura la separazione e la migrazione del comune di Portogruaro nella regione Friuli Venezia Giulia. Mi pare che non ebbe poi grande seguito, proprio perché le radici, e io che vengo da un'altra regione ma che considero Portogruaro la mia seconda terra, perché ho consumato tutta la mia vita in questa città che mi ha accolto, non mi sembra un'operazione che viene fatta nel rispetto di questi valori culturali che pure sono importanti, ma una mera operazione per poter uscire da quella difficoltà legata ai numeri che tristemente non possiamo manipolare a nostro piacimento. E allora, proprio per questo, per quanto mi riguarda, ma credo che poi gli altri colleghi si esprimeranno del nostro gruppo, mi sembra una forzatura e una scelta inappropriata per affrontare in maniera seria e definitiva, senza illudere nessuno, il problema della decrescita demografica del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Mendigni. Prego Assessore. Allora, in merito all'intervento che ho appena ascoltato, ci tenevo innanzitutto a dire che il dialogo con i dirigenti dopo le preiscrizioni, c'è sempre stato, anche rispettando la volontà degli stessi dirigenti, i quali spesso ci chiedono di attendere un loro segnale per avere un numero esatto di quelle che sono le iscrizioni. Ad esempio, già quest'anno inizialmente su Maga sembrava avesse un numero più basso rispetto ai 12 che sembrerebbero in questo momento esserci. All'inizio giravano numeri come 8 e 9 e le dirigenti dei due istituti sono le prime a chiederci di attendere prima di muoverci in modo che loro abbiano dei numeri. Anche l'altro ieri, faccio un esempio, ero all'Istituto Bertolini per parlare di queste problematiche e a tal proposito, visto che prima parlava di frazioni che sono tutte in difficoltà, Giussago ha 16 iscritti, quindi credo che non ci siano problemi in quel di Giussago, anche a fronte poi di tutto quello che ha detto che è stato realizzato negli anni precedenti. È vero, quindi questo qua è per dire innanzitutto che non è che non ci sia il dialogo con i dirigenti, c'è un dialogo e mi permetto di dire che c'è anche un dialogo rispettoso rispetto al loro ruolo di dirigenti. È vero anche che cerchiamo, le dirigenti e non solo, anche le stesse famiglie ci esprimono delle volontà. Faccio un altro esempio, Lugugnana, che ha un numero molto basso di iscritti quest'anno, comunque le famiglie, seppur poche, hanno espresso la loro volontà di
volere una classe e si stanno cercando insieme al dirigente delle soluzioni che in questi giorni sicuramente metteremo in piedi con gli uffici che sono già stati preallertati. Ciò nonostante non è che questa iniziativa, chiamiamola così, voglia essere un modo per illudere le famiglie, è solo un qualcosa in più per cercare, secondo me, di portare una soluzione a quelle che sono le loro richieste, i loro desideri. Nessuno sta promettendo nulla, è un tentativo che secondo me è anche apprezzabile piuttosto che stare a guardare. È vero, lo abbiamo già detto quando abbiamo parlato di asilo nido, che siamo tutti consapevoli che c'è un calo delle nascite, ma non per questo non vogliamo cercare di fare un asilo nido. E questo è un tentativo in più che poi si va a mescolare ad un settore culturale che comunque c'è molto vicino. Credo che qua tanti presenti, io per prima, abbiamo magari dei parenti o dei genitori che vengono dal Friuli, non è proprio così raro. Io credo che possa essere invece una strada percorribile senza illudere e senza mancare di rispetto a nessuno. Grazie. Grazie Assessore Fagotto. Prego Consigliere Monsanuto, a lei. Allora, ho sentito da parte di Vindini che di scuola se ne intende, perché mi sembra che a Lugugnana forse 45 anni fa ho insegnato, dunque 45 anni fa effettivamente la gente parlava l'80% friulano, però sono passati 45 anni, Lugugnana ancora 1800-1900 abitanti, però probabilmente ce ne sono altri 2000 che sono venuti a Portoguaro, perché per esempio nella mia età sono tantissimi che abitano a Portoguaro, anche parenti. È chiaro che ha ragione su una cosa, che diventa riduttivo se questa cosa qua si fa veramente solo per salvaguardare le scuole. Non può essere questo, diventa riduttivo. Perché io mi domando, adesso neanche a Lugugnana si parla più tanto il friulano, però domando anche al professore, che lo conosco da tanto tempo, fra 50 anni probabilmente ci saranno anche pochi bambini che parleranno il veneto, perché tutti i bambini adesso non parlano più, pochissimi parlano il dialetto. Lei magari con i suoi nipoti non parla il dialetto o quello suo, quello... Allora, questa è una cosa che viene fatta per salvaguardare la lingua friulana, perché è stata comunque una cosa importantissima per salvaguardare le radici anche e soprattutto da una comunità, soprattutto dalla parte verso il Friuli, ma anche quella è nel portoguarese. È un'opportunità che dopo va a ricadere anche su questi vantaggi sono previsti da città, ora città metropolitana. Però non si può fermare un consiglio comunale giustamente solo perché forse ce la facciamo fare una classe, no? Non è, diventa una cosa per salvare una parte della nostra storia, perché soprattutto dalle mie parti la lingua, tutti i genitori hanno sempre parlato friulano, dunque, ma già io con 56 anni hanno cominciato a parlarmi non in italiano ma più moderno, in dialetto, no? In dialetto veneto. Però è un peccato non fare degli sforzi per mantenere una lingua che è stata storica, anche se dopo viene storpiata, perché proprio il nostro friulano non era uguale a quello quelli del vicino Friuli, però se c'è questa opportunità, è prevista anche dalla legge, deve essere vista a 360 gradi, non solo per salvare una scuola, perché questo sicuramente non basterà a salvare le scuole un domani con questo calo demografico. Dunque, fare uno sforzo per riconoscere questo valore che fa parte un po' anche dei nonni, delle persone che anche non ci sono più, di continuare a approfondire o a mantenere o anche insegnare anche ai ragazzi nuovi qualche parola. Non vedo una parte di noi che non può essere cancellata. Dunque noi siamo anche un comune di confine, dunque perché non farlo? Siamo vicinissimi al Friuli, dunque deve essere vista a 360 gradi, coinvolgendo associazioni, coinvolgendo chi ancora sa cosa vuol dire, cos'è la friulanità, cosa dire soprattutto cos'è la lingua friulana e come è caratterizzato i nostri territori. Deve essere vista così a 360 gradi, sicuramente non può essere perché dobbiamo fare una classe,
perché con quel calo demografico che c'è non andremo avanti. Secondo me è un'opportunità per capire come è arrivata da noi, come si è sviluppata, perché in certe aree sì, in certe aree no. Dunque la vedo come una cosa completamente diversa da salvaguardare una scuola e basta, sarebbe troppo riduttivo. Dunque io mi auguro che il Consiglio Comunale, se passa questa delibera, si impegni anche dopo a mettere in atto anche tutte le iniziative con le varie associazioni, con i vari esperti della lingua friulana. Ci sono tantissime persone che hanno scritto libri in lingua friulana e che abitano a Portoguaro. Dunque perché non approfondire anche in un'altra maniera, ecco, questo volevo dire. Grazie consigliere Morsanuto. Secondo intervento, 5 minuti. 5 minuti solo per precisare alcune cose. Il valore delle lingue di minoranza è un valore che bisogna rispettare, coltivare e promuovere. E non ho detto questo, perché tutte le lingue che sono minoritarie e che rischiano di sparire nei territori dove preesistevano, è bene che vengano coltivate, che vengono alimentate. Ma quello che io facevo notare nel mio intervento è che questa tradizione, questa voglia di tenere viva questa esperienza linguistica presente anche a Portogruaro è improvvisamente nata. Se questa qui è l'occasione perché l'amministrazione si fa in futuro carico della riscoperta e di alimentare tutto ciò che ha rappresentato, anche non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista linguistico e letterario, questa parlata in questo territorio, ben venga. È un'operazione, io ho conosciuto e sono stato amico di Nelson Tracanelli, che da sempre ha coltivato, ma parliamo di un San Michelino dove l'acqua e il ponte difatti non era un muro, una barriera, avevano continuamente alimentato con iniziative, con libri, con ricerche, quella tradizione linguistica che pian piano stava scomparendo anche a San Michele, dove era molto forte. Qua mi è sembrata, e la mia era un'impressione molto legittima, solamente un'operazione che alla fine mostrerà tutta la sua limitatezza per salvare un'altra cosa che vi ho detto, che è quella della permanenza e del mantenimento dei plessi per quanto è possibile nelle frazioni, ma a fronte di numeri che sono implacabili, possiamo inventare tutto quello che vogliamo, ma poi bisogna, se non pensare come si è fatto con Giussago, a proposte formative che possono attrarre, che ne so, a Pradipozzo o bambini che vengono da comuni vicini. E su questo amministrazioni precedenti, senza dare i voti a nessuno, amministrazioni precedenti prendevano molto prima che chiudessero, Assessore, è vero che i dirigenti parlano quando ci sono i numeri a chiusura delle iscrizioni, ma c'è tutto un lavoro a che i numeri rispondano alle nostre esigenze di mantenimento dei plessi, tutto un lavoro che si fa prima, da ottobre-novembre, perché se si prende contatto con le famiglie di altri comuni o frazioni vicine bisogna attivarsi e per farlo è necessario un'offerta formativa che li attragga. Okay? E anche la possibilità di
trasporti e mense o altro, servizi legati a quel plesso. Grazie. Grazie consigliere Mi Medigni. scusi, posso un attimo? Prego, Assessore. Allora, in merito all'offerta formativa che ha citato Pradipozzo, è quello che noi abbiamo fatto, e certo è che siamo qua da 1 anno e mezzo, quindi noi l'abbiamo fatto anche sentendo il dirigente e tutto il pool di insegnanti. Eravamo qua, scusi, in sala consigliare con tutti gli insegnanti di Pradipozzo a condividere una progettualità che loro ci hanno proposto e che noi abbiamo voluto portare avanti. Uno degli obiettivi di tale progettualità era anche incentivare eventuali iscrizioni. Quindi non è che noi siamo stati a guardare, non abbiamo parlato, non abbiamo fatto. Forse capisco male io e le chiedo anche scusa se ho travisato le parole. Sì, abbiamo cercato anni prima, è stato, se non ricordo male, anche delle progettualità in quel di Sumaga, che è sempre una frazione. Certo è che noi cerchiamo veramente di ascoltare e collaborare sia con i dirigenti che con gli insegnanti per portare avanti insieme certe progettualità che possono portare del bene a quello che è l'istituto interessato. Grazie, Assessore. Consigliere Stival, prego. Grazie Presidente. Io vorrei tornare a discutere della delibera di questa sera, che ha un oggetto totalmente diverso da quanto è stato detto finora, ed è il riconoscimento della minoranza linguistica. Allora, la minoranza linguistica, come giustamente diceva anche il consigliere Morsanuto, è presente nel nostro territorio in maniera atavica ed è presente in porzioni del nostro territorio non solo a Lugnano e a Giussago, ma anche nella zona di Noiari, detto col vecchio nome, prima che nell'89 il comune di Portoguaro cambiasse il nome in Noiare, perché il nome storico è Noiari. Visto che io ci abito e la mia carta d'identità, che ho ancora in fotocopia dell'epoca, c'è scritto Noiari, c'era un'unica numerazione. Il mio era 432, non c'erano laterali all'epoca. E in più c'è anche tutta la zona vicina a Cinto Caomaggiore che ha più o meno lo stesso dialetto di Cinto Caomaggiore, che è simile a quello di Concordia, che è un friulano modificato dal tempo dell'enclave di Concordia, ma delle zone vicine a Concordia. Parlare di riconoscimento della tutela delle minoranze non è in questo caso che si va a tutelare tutte le minoranze linguistiche, ma quelle storiche, come appunto dicevo, perché presenti nel nostro territorio da sempre, perché presenti nel nostro territorio perché legate a un territorio. Il nostro territorio ha anche una conformazione che è legata al Friuli, non solo la parte linguistica. Ricordiamoci che il tagliamento, i nostri produttori da Pradipozzo a Belfiore e a Sumaga e tutta la zona ne sono grati, ha lasciato il caranto, che è molto prezioso per la produzione del vino. Vuol dire che il tagliamento era presente anche qua nel nostro territorio. Lo stesso fiumi che attraversano la città, che è il Lemene e il Reghena, sono comunque, sì, pur di risorgiva, ma sempre legati alla formazione del tagliamento. Parlare di minoranze storiche non è solo parlare di lingua, ma è parlare anche di tradizioni. Ci sono tradizioni che sono presenti nel nostro territorio, culinarie, ne faccio un paio di esempi: il frico, che si mangia qua, non si mangia a Treviso; il musette brovada si mangia qua, non si mangia nella zona veneziana. Perché nel tempo, oltre che essere legati a livello morfologico, eravamo legati anche con delle strade che portavano ad Aquileia. Il fulcro della friulanità era Aquileia e noi come territorio eravamo totalmente legati. Ricordiamo che Portoguaro tra l'altro è nata ben dopo di Concordia, è nata ben dopo addirittura anche della stessa comunità di Sumaga.
fatto di voler tutelare oggi le minoranze linguistiche non può essere derubricato soltanto a opportunità, non escamotage. Non è un escamotage, ha una opportunità di formare le scuole anche in numeri inferiori. È vero, con questa delibera non si moltiplicano i bambini, questo sono d'accordo, e questo lo devo riconoscere. Però bisogna dire che, come giustamente si diceva, si stanno trovando oltre a questa opportunità, che ripeto è un'opportunità, anche altre strade per riuscire a mantenere nel territorio quei legami che sono dati anche dalle scuole in ogni singola frazione. Sul riconoscimento del nostro territorio, tra l'altro, lo fa anche la Regione, perché al di là dell'accordo con la reciproca Friuli, in cui riconosce il fatto che c'è un'osmosi di persone, lo diceva prima anche l'assessore, tra il confine che è contiguo logicamente, ci sono dei veneti che sono in Friuli che parlano veneto, ci sono dei friulani che sono in Veneto che parlano friulano. Ma la Regione lo riconosce anche attraverso un altro strumento, che è quello dell'ospedale di confine. Chissà perché l'ha chiamato ospedale di confine, chissà perché ha finanziato l'ospedale di confine, perché riconosce il fatto che ci sono delle diversità fra le due regioni. Lo diceva prima anche il consigliere Bertoncello che le regioni Friuli ha delle opportunità diverse e questo aveva attratto nel tempo anche l'idea di incorporare il nostro territorio alla regione Friuli. Il referendum del 96 è stato fatto il 1° di settembre, dopo un assolato agosto, non dando altre opportunità come date, e qualche consigliere sicuramente se lo ricorda, non voglio andare oltre, alla quale però hanno votato a favore dell'annessione anche di Portuguaro alla regione Friuli 5.200 persone, voti favorevoli, non votanti totali, che è ben oltre il 15%, che è ben oltre la quantità di persone necessarie per fare questa delibera. Ci sono stati anche dei consiglieri che hanno sostenuto la proposta di questa delibera, riconoscendo il fatto che c'è una minoranza linguistica, che si affievolisce anche questa, come i bambini, lo diceva prima il consigliere Monsanuto, ma questo è generalizzato, credo, in tutti quanti i luoghi d'Italia. Anche i miei nipoti ovviamente parlano in italiano e non parlano più il dialetto, però lo capiscono, sanno che cos'è, riconoscono la differenza fra una parola e l'altra e riconoscono a volte che ci sono delle parole che sono intraducibili, delle parole in dialetto friulano che sono intraducibili. Questo anche appunto va ad avvalorare questa delibera, perché è il riconoscimento che effettivamente ci sono delle differenze nel nostro territorio. Grazie Presidente. Grazie consigliere Stivali. Sono altri interventi? Consigliera Senatore, prego. Sì, grazie Presidente. Avere coscienza delle proprie radici non è così usuale, perché la storia ci porta a dimenticare, la vita ci porta a dimenticare. Dare l'opportunità al territorio di conoscere è un'occasione che questo Consiglio Comunale non può perdere. Penso che anche il consigliere Vindigni avrebbe piacere che le sue radici venissero sostanziate e prendessero coscienza all'interno
di un consiglio comunale. La mia mamma era friulana, mio papà evidentemente dal cognome no, ma la mia mamma era friulana, quindi un pezzo di Friuli ce l'ho anch'io. Però vorrei entrare di più nel merito degli argomenti che abbiamo affrontato finora. Evidentemente condivido totalmente quanto ha detto il consigliere Stival, quanto ha detto il consigliere Morsanutto, ma mi preoccupo perché per quei cittadini di Portogruaro che in questo momento magari ci stanno seguendo e sono fortemente preoccupati, scusate il gioco di parole, fortemente preoccupati per il futuro del proprio figlio, del bambino, che per una non scelta, per una non opportunità che questo Consiglio Comunale potrebbe dare, perderebbe i contatti con la realtà dove fino a 2 o 3 mesi prima avrà vissuto. Perderebbe i contatti con i suoi coetanei, verrebbe in qualche modo spostato dalla realtà dove fino a poco prima aveva la sede scolastica. Mi metto anche nei panni di quei genitori che potrebbero prospettare un futuro di non accompagnamento nel momento scolastico da parte dei nonni, dei parenti, dei vicini. Mi metto nei panni anche delle comunità frazionali, e non si tratta solo di Summaga, si tratta di Prati Pozzo. L'anno scorso abbiamo avuto le problematiche, l'anno scorso ho sbagliato tutto, qualche anno fa abbiamo avuto le problematiche delle realtà di Lugugnana, di Giussago. Anche Lugugnana era a rischio, Giussago era a rischio. E quando una realtà frazionale perde una realtà così importante, scusate se divago dall'oggetto della delibera, comunque quando una realtà frazionale o comunque qualsiasi realtà perde l'entità scuola, non è un danno solo per quella comunità, è un danno per l'intera città di Portogruaro, è un danno per ciascun cittadino, perché attorno ad una scuola non c'è solo l'aggregazione dei genitori, ma c'è l'aggregazione di tutta la comunità che in quella scuola vede un punto di riferimento importante, perché la scuola diventa luogo formativo non solo per i bambini, diventa luogo formativo anche per l'adulto, luogo di confronto culturale, luogo nel quale gli stessi genitori dibattono, ancorché non sia un dibattito, ma si confrontano sul fare educazione. Io condivido che si debba ragionare in termini di programmazione scolastica, sono d'accordo. C'è però un problema, e il problema qual è? Che sui numeri e sulle formazioni della classi poco possono le amministrazioni, perché i numeri, come ha detto giustamente il consigliere Vindigni, sono impietosi. Vero è che si può ragionare per tempo, vero è che si può pensare di organizzare una realtà scolastica nella quale ci sia la mensa, nella quale ci sia un trasporto adeguato, ma è anche altrettanto vero che quando si va a cercare, perdonate il termine, di pescare in altri comuni, perché questa è la realtà, sono gli altri comuni che hanno difficoltà poi a formare le classi. Allora, secondo me, stasera non stiamo parlando solo unicamente di scuola, stiamo parlando di una visione diversa della comunità. Anche prima abbiamo parlato di visione di comunità e adesso stiamo facendo la stessa cosa. C'è un'opportunità
La norma, la legge, gli accordi interregionali voluti da 2 regioni, quindi non c'è una scelta unilaterale, sono 2 regioni che hanno deciso che per entrambe era importante individuare delle comunità con origini, delle comunità con delle storie. Se le 2 regioni hanno concordato che per entrambe era importante mantenere queste realtà, io credo sia assolutamente, a mio avviso, indispensabile guardare attentamente alla norma e approvare un documento che vada in quella direzione. E io sono certissima che il corpo docente saprà ben sfruttare questa occasione che stiamo dando per creare dei momenti formativi. Sicuramente molti di voi ricorderanno che qualche anno fa nelle scuole c'era quel percorso che si chiamava I nonni raccontano. C'era l'indagine che i bambini andavano a fare a casa, interrogavano i nonni, interrogavano i parenti e creavano una storia. Bene, questa è un'occasione per crearla questa storia. Noi abbiamo questo compito perché attraverso la scuola questo si può fare. Quale luogo migliore, come quello della scuola, per creare un'occasione di conoscenza e di recupero delle proprie radici. Se poi quel recupero delle proprie radici avviene all'interno di un gruppo con un numero minore di bambini, meglio, perché nel gruppo più piccolo ci si confronta meglio. Quindi onestamente credo che questa delibera sia una grandissima opportunità e da parte mia farò tutto il possibile, nel caso venga deliberata questa sera, perché in città metropolitana venga posta al primo consiglio comunale utile, che se non sbaglio deve essere fino a aprile. Quindi i tempi ci sono tutti, sia per organizzare dei momenti di confronto e di dibattito culturale, e ci saranno le associazioni che in collaborazione con i comuni, e non a caso ho detto comuni, non con il comune, con i comuni, perché abbiamo l'opportunità di creare una rete anche tra comuni su questi temi, un confronto allargato tra comuni. Quindi credo ci siano tutti i tempi per creare questa rete di collaborazione, per fare in modo che il personale docente predisponga un programma, un percorso di approfondimento e per fare in modo che molti genitori si sentano molto più rassicurati rispetto alle prospettive dei propri figli. Grazie consigliere senatore. Se non ci sono altri interventi, consigliere Terenzi, prego. La dichiarazione di voto è insomma preceduta da alcune considerazioni. Il mio compito è facilitato perché il collega Vindigni, che peraltro ha approfondito per il nostro gruppo tutta la tematica, ha già espresso in modo lineare e anche conforme la visione del nostro gruppo sull'argomento. Io darò solo alcune accentuazioni che nascono da come io come consigliere comunale mi sono rapportato quando ho visto che nella documentazione che c'è pervenuta, anzi che è stata caricata in piattaforma, c'era una delibera che recitava appunto legge 15 dicembre 482, richiesta di riconoscimento della tutela minoranza linguistica friulana. E io onestamente ho detto, ma da dove è generata questa cosa? Perché francamente l'intestazione di questa delibera mi pareva parecchio inattuale. Non che non fosse importante il contenuto della norma, perché questa norma è una norma molto importante ed interviene correttamente e opportunamente per tutelare. Attenzione, non si parla solo di comunità linguistiche, ma addirittura di comunità etniche e linguistiche. Quindi la norma ha un valore in sé, un valore importante. Ecco, mi ha fatto veramente specie che noi questa sera dovessimo trattare, dovessimo valutare e quindi poi votare questa delibera.
vorrei fare anche una premessa nei confronti dell'assessore, l'intervento di Vindigni e anche il mio non sarà certo orientato a dire non è questo lo strumento, ma è una programmazione che voi non avete fatto. No, assessore, non era questo il nostro intendimento, anche perché, voglio dire, fra l'altro non abbiamo contezza di quelle che sono le azioni che l'amministrazione fa con l'amministrazione scolastica, quindi non ci permetteremo nemmeno, non avendo contezza. Però esprimiamo delle osservazioni rispetto a quanto andiamo a deliberare quest'oggi. Io in commissione ho fatto delle domande, ho chiesto ma c'è stato un percorso prima di arrivare a questa delibera? E mi è stato detto di no. Ci sono state delle associazioni che si sono fatte parte attiva, che hanno istruito petizioni, che hanno, come dire, sollecitato sindaco e amministrazione per addivenire a questo riconoscimento. E francamente non ho avuto risposta, anzi è stato detto di no, associazioni in quanto tali richiedenti questo passaggio in Consiglio Comunale. Allora, a me è parso di capire che questa delibera è nata dal seno della maggioranza. E quando ho cercato di capire, parlando con dei consiglieri e anche con i colleghi, che talora sono anche più informati di me, mi ha detto ma guarda che questo è stato fatto per promuovere e favorire la presenza della scuola nei plessi dove ci sono delle classi a rischio. E allora qui che ne dica l'assessore Geronazzo, che ha cercato e che se ne dica anche qui questa sera, io rispetto il pensiero di tutti, ci mancherebbe, a me par di poter dire che si cerca di suscitare un bisogno, un'identità per cercare di godere di un effetto aggiuntivo o collaterale di questa norma. Cioè usiamo in modo strumentale questa norma, tanto per dire paro paro quello che mi viene da dire. E allora io penso che questa sia una scorciatoia. Perché? Perché il problema di cui si vorrebbe trovare una soluzione, che è quello appunto del mantenimento dei plessi scolastici nella nostra comunità e nelle comunità frazionali in particolare, è un problema strutturale che ha radici purtroppo radicate nel nostro presente e purtroppo anche nel nostro futuro, legato non a una crisi demografica, attenzione, a una transizione demografica. Noi cambieremo radicalmente il nostro tessuto, lo cambieremo radicalmente con tutte le conseguenze rispetto alla presenza di bambini, di giovani, rispetto alla presenza di assetti formativi, rispetto alla presenza di assetti lavorativi, rispetto alla presenza di assetti previdenziali e pensionistici. Qui stiamo toccando con mano una crisi drammatica. Siamo dentro una transizione demografica, siamo dentro una transizione climatica, siamo dentro una transizione digitale, siamo dentro una transizione economica. E allora qui, senza voler dire che l'amministrazione non ha fatto, non vogliamo dire questo, dico che per risolvere questo problema le scorciatoie non servono. E bene ha fatto il collega Vindigni a dire ma guardate, cerchiamo di lavorare con la leva programmatoria e anche immaginando anche dei sistemi di offerta formativa flessibili che siano in qualche modo attrattivi. Cerchiamo di immaginare ad esempio un sistema di trasporti che sia nelle condizioni di veicolare i bambini, di veicolare anche le famiglie verso un'opzione, un sistema di incentivi. Però guardate, il tema della transizione demografica resta tutto intero e quindi io spero che le famiglie che si sono rivolte ai consiglieri o che hanno lavorato con i consiglieri per rappresentare una giusta istanza
siano stati correttamente informati, nel senso di dire guardate che questa semmai è un'opportunità, però diversamente ci saremmo trovati o ci troveremmo in una condizione di dover nuovamente come dire, ripartire, probabilmente con un effetto frustrazione ancora maggiore, ecco, perché si pensava di individuare uno strumento, posso dire, uno strumento usato però a mo' di scorciatoia rispetto invece a un tema strutturale che purtroppo dovrà impegnare le nostre energie di pensiero, le nostre risorse professionali, e i collegamenti fra enti ed istituzioni, eccetera, con le famiglie, perché non dimentichiamoci che le famiglie conservano un diritto di scelta e hanno come dire, il compito principale e primario nell'educazione dei loro figli. Ecco, quindi, e allora io concludo con questa considerazione, ma davvero, lo dico al collega Geronazzo che ha difeso in commissione con vigoria invece la scelta dell'amministrazione per la valorizzazione di un'etnia, di una cultura, eccetera, ma davvero se non ci fosse stato il problema funzionale della scuola e dei plessi scolastici, noi questa sera saremmo stati qui a discutere di tutela della minoranza linguistica ed etnica friulana qui questa sera a Portogruaro. Faccio una domanda, visto che è nato all'interno del seno della maggioranza questa proposta, sentendo e ascoltando i genitori per il problema della scuola, domando, ma davvero saremmo stati qui a discutere di questa cosa? Io ho qualche dubbio, lo conservo, pur reputando che siate tutti in perfetta buona fede anche rispetto alle cose che avete affermato e che avete sostanzialmente detto. Leggo qui soltanto alcune delle iniziative che si dovrebbero, attenzione, non l'ente locale, che la comunità nel suo complesso dovrebbe promuovere, perché qui non c'è solo un problema di ente locale, c'è un problema di associazioni e c'è un problema anche di azione sinergica che viene fatta dentro la comunità. Difesa e recupero, quindi si dovrebbe fare qui a Portogruaro, difesa, recupero, conservazione, valorizzazione e testimonianze storiche che legano la comunità al proprio territorio, ricerca storica, linguistica, pubblicazioni di studi, ricerche, documenti, corsi di cultura locale, valorizzazione della lingua e della toponomastica, creazione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali, organizzazione di manifestazioni per far conoscere e dar valore agli usi, ai costumi e alle tradizioni proprie della comunità. Ecco, a me sembra che si sia usato uno strumento un po' improprio per raggiungere un obiettivo infine importante, però non si può negare che ci sia in tutta questa vicenda un tratto strumentale che rischia in qualche misura di depotenziare l'iniziativa e anche magari fra qualche mese o qualche tempo di verificare l'impossibilità di procedere ad un'azione culturale, ad un'azione sociale, ad un'azione che sia davvero di valorizzazione di una minoranza linguistica ed etnica che francamente nella comunità di Portogruaro è difficile individuare. Portogruaro è un'area di confine, certo, così come lo è Pordenone, così come lo è Sacile. Chiaramente come tutte le aree di confine ci sono delle sinergie e degli incroci fra tradizioni, usi, costumi, ma da questo a dire che c'è una comunità, un'etnia ed una lingua friulana da valorizzare e difendere, ecco, forse ce ne passa. Ecco. Tutti questi ragionamenti per dire che il nostro voto sarà un voto di astensione. Grazie consigliere Terenzi. Allora, se abbiamo finito gli interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Sì. 11, 12 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene?
4 astenuti, chiedono anche l'immediata esecutività per cortesia come prima, quindi chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo allora al 7° punto, mozione su apertura Centro Culturale e Sociale Sandro Pertini, proposta dal gruppo consigliare senatore con protocollo 12.795 del 22 marzo. Se volete dar lettura come gruppo, grazie. Grazie Presidente. Centro Culturale e Sociale Sandro Pertini, via Verga numero 4. Premesso che il Centro Culturale e Sociale Sandro Pertini è tra quelle attività che agevolano momenti di incontro e promuovono occasioni di aggregazione, formazione e contrastano il fenomeno dell'ignoranza di ritorno, che la pandemia e l'attuale situazione economica hanno aggravato di molto la situazione degli anziani, senza dimenticare per molti casi che anche quella economica, che il centro negli anni è diventato il punto di riferimento anche ricreativo per circa 300 persone, soprattutto nei mesi caldi e aggiungo anche nei freddi. La presenza del centro è sempre stata il presidio dell'emergenza caldo d'estate e l'emergenza freddo d'inverno. Considerato che il 31 marzo 2022 verrà chiusa la fase emergenziale Covid-19, si impegnano il signor Sindaco e il Consiglio Comunale a dare risposte urgenti alle richieste presentate dai cittadini con raccolta firme per la riapertura del Centro Pertini, avviare l'apertura del centro stesso. Grazie consigliere, vuole fare anche l'intervento oppure? Io aggiungo solo una cosa, che il centro anziani, cosiddetto è riconosciuto nel tempo, che opera da oltre 30 anni e come abbiamo scritto qua anche svolge un'azione di aggregazione per centinaia e centinaia di persone, ha una funzione sociale che oggi a noi sembra forse lontana per quasi tutti, vista l'età, ma che sicuramente vorremmo trovarci quando avremmo un'età un po' più avanzata. Un luogo dove ritrovarci, dove riconoscersi, dove svolgere attività in compagnia, perché uno dei problemi più grandi della vecchiaia è la solitudine. Quindi per questo chiedo l'apertura immediata del centro. Grazie consigliere Stival. Consigliere Pizzolito, prego. Grazie Presidente. Due semplici e rapide considerazioni. Il centro Sandro Pertini rappresenta una realtà strategica per la cittadinanza nel portogruarese. Non si può certo soprassedere alla necessità della sua riapertura. Devo anche comunque riconoscere che in questo periodo di pandemia, e vanno i ringraziamenti al nostro sindaco, comunque il centro Sandro Pertini è sempre stato presente in mezzo a noi. Ha accolto la mia e la nostra richiesta di poter utilizzare la struttura per la prevenzione e la lotta contro il Covid-19. Migliaia di tamponi e vaccinazioni sono state eseguite ai cittadini del mandamento e Portogruaro è stato un importante punto di riferimento in questo periodo di difficile gestione della sanità pubblica. La riapertura del centro è stata chiesta da me e dal consigliere Rodriguez con trasmissione attraverso atti di ufficio atti del Comune già in data mercoledì 9 marzo 2022. Quindi in ogni caso è un centro culturale ricreativo fondamentale, polo di riferimento per i nostri anziani e le loro famiglie, sede di molteplici attività svolte attraverso varie iniziative. E chi come il sottoscritto, medico anche di RSA e di case di riposo, vive profondamente le problematiche fisiche e psichiche degli anziani, bisogna essere assolutamente a favore della valorizzazione di questa riapertura. Però volevo fare una riflessione, stimolando il gruppo senatore a ritirare la mozione
in quanto primo arriva in ritardo rispetto alla nostra richiesta, che è protocollata. Poi la valorizzazione di un polo così importante come il Sandro Pertini non deve passare come prerogativa di parte della maggioranza, ma come esigenza sostenuta da tutti noi rappresentanti della cittadinanza. Ovviamente è importante l'affidamento della gestione affinché chi organizzerà con professionalità ed onestà dovrà essere quella del buon padre di famiglia. Grazie, signor Presidente. Grazie, consigliere Pizzolito. Ci sono altri interventi? Consigliere Bertoncello, prego. Condivido pienamente le riflessioni del consigliere Pizzolito e anche noi ci siamo posti la domanda perché c'è l'esigenza di presentare una mozione per una apertura che immagino nessuno presente in questa sede non abbia, con gli strumenti a loro disposizione, con le relazioni a loro disposizione, invitato l'amministrazione comunale a provvedere nel più breve tempo possibile. Quindi, dato per assodato che il centro Pertini ha richiesto, per le finalità esposte anche nella mozione, ha impegnato l'amministrazione con risorse importanti, una delle sedi funzionali e attrezzate che richiedono proprio alla funzione che è propria del centro Pertini, che è un centro culturale, non è centro anziani, poi impropriamente si dice centro anziani, ma è un centro culturale, dove all'interno di questo edificio si possono svolgere, ma questo erano gli intendimenti dei presidenti, di svolgere delle attività parallele, sia di ordine culturale, con mostre, sia di ordine sportivo, sia di eventi, visto che è dotato di una cucina, di un bar, dei luoghi, di eventi per socializzare e mettere assieme, rispetto anche ai ragionamenti che abbiamo fatti questa sera, i giovani, gli anziani con anche i meno giovani, perché doveva essere, prima consigliere ex sindaco, scusi, senatore, ha posto il problema che da anni l'iniziativa i ragazzi incontrano i nonni a casa per raggiungere gli obiettivi che le varie amministrazioni si sono poste, ma non solo queste iniziative, anche altre che sono tutte indirizzate, sono sempre state indirizzate da tutte le amministrazioni verso questo obiettivo. E quindi mi sono posto il problema perché c'è stata questa esigenza. C'era una volontà di primatur, c'era una parte della maggioranza che riteneva che la Giunta non fosse sensibile o adeguata a raggiungere questo obiettivo. Io credo di no. Credo che la vicenda del Covid e successivamente l'utilizzo da parte del centro Pertini, da parte di medici per poter svolgere la loro attività a supporto del LUIS, sia superata, ma credo che anche la Giunta fosse consapevole di questo, non solo perché altri centri vicini sono aperti, ma anche perché l'attività che svolgiamo noi ormai
ha posto attenzione sul Covid, ma non ha impedito di poter trovarsi non in assembramenti ma in luoghi dove si può stare assieme. Quindi sono luoghi tipo la biblioteca, tipo la sala consigliare, dove di fatto rispetto alle rigidità del passato non ci sono più. Credo che essendo la convenzione scaduta, se non ricordo male, 2 anni fa, perché poi l'anno prima del Covid, tanto per intenderci, voglio dire, ci sono dei tempi voglio dire, di assegnazione, di verifiche, di volontà, ma non bastava interloquire con gli uffici e bastava interloquire anche con gli assessori di riferimento e si avrebbero avute le risposte giuste e adeguate e anche le volontà. A me risulta che si sta lavorando, che c'è l'intenzione di aprirlo il prima possibile, anzi si sta lavorando proprio per raggiungere questo obiettivo, sapendo la situazione. Quindi rispetto a qualcuno che avesse avuto un dubbio che non c'era la volontà da parte dei... Io posso permettermi di parlare di tutti i consiglieri comunali, perché io mi rifiuto di pensare che non ci sia un consigliere comunale che non vuole raggiungere questo obiettivo, anche se questo è stato fatto trasparire in maniera scorretta dal mio punto di vista. E io credo che anche questa sera purtroppo stiamo vivendo una situazione che io reputo imbarazzante, perché all'interno della maggioranza ci possono essere divisioni opinioni diverse, che si possono anche esprimere con voti differenziati, però normalmente si arriva in Consiglio con una chiarezza da parte della maggioranza, perché sennò questo indebolisce quello che diceva il consigliere senatore, il nostro ruolo e cosa pensa i cittadini rispetto a situazioni di questo tipo. Perché una maggioranza, io sono convinto che ha l'obbligo di governare con serenità, anche con opinioni diverse all'interno, ma quando si arriva alla discussione pubblica ci deve essere una coerenza. Ecco, questa mozione, mi ha anticipato il consigliere Pizzolito, non si presta a un dibattito politico serio, non si presta, tanto più presentata da un gruppo all'interno della maggioranza che non può non avere, perché guai se fosse così, anche se la dimostrazione a volte in Consiglio è evidente, non può non interloquire e avere le giuste assicurazioni o le motivazioni per cui ci possono essere dei ritardi oggettivi, immagino anche, ma che io non ho dubbi, lo dico con molta onestà intellettuale, non ho mai avuto dubbi che da parte di questa maggioranza non ci fosse stata un'attività per arrivare all'apertura il prima possibile, interloquendo con, voglio dire, l'attuale, anche se la convenzione è scaduta, voglio dire, con chi ha le conoscenze, chi ha le pressioni, chi usufruisce del centro anziani. E io non ho dubbio che questo sia avvenuto. Quindi mi pare che questa mozione sia fuori luogo, strumentale e anche, voglio dire, inefficace, perché non c'è dubbio, voglio dire, che non c'è bisogno che ci siano assicurazioni per quanto ci riguarda da parte dell'amministrazione. Io sono convinto che il prima possibile, se poi l'assessore o il sindaco vuole intervenire, ci puntualizzerà meglio quali sono i percorsi, quali sono i tempi, anche per assicurare le persone sensibili che non vedono l'ora che questo centro si apra. Grazie consigliere, c'era il consigliere Morsanuto prima. Io mi ricordo che c'è anche il Presidente del Consiglio qua che da 2004 che è dentro anche lui nel Consiglio Comunale, che le mozioni le abbiamo fatte
anche noi le abbiamo fatte le mozioni, qualche volta servivano di stimolo alla maggioranza. Allora, quello che hai detto tu è tutto giusto, non può non aprire un centro anziani su un paese di 25.000 abitanti con 200-300 soci, adesso bisogna aprirlo, deve essere scontata la cosa, no? Bene, siccome siamo un po' in ritardo, noi abbiamo fatto una mozione perché si comincia a vedere qualche segnale per aprire. Dunque noi, per quanto mi riguarda, anche se verrà bocciata questa mozione, anche se dovesse essere bocciata la nostra mozione, non è un problema. Noi abbiamo fatto di stimolo perché purtroppo sono stati da 2 mesi che sono protocollate, c'è un 50-200 firme e purtroppo non è stata data risposta ancora di come si intende procedere. Noi vogliamo solo che il sindaco dia un segnale quando potrebbero essere i tempi, che sembrano cose scontate, però così non è. Abbiamo fatto questa mozione per cercare perché se il signor sindaco, con tutta franchezza, se lei riceve 200 firme, prima o dopo le deve ricevere, non mandare solo una lettera alle persone, ma avrà avuto altre problematiche, però stiamo parlando di 150 firme, ci sono diversi soci, comunque la cosa è scontata, però adesso speriamo che si cominci a lavorare, che passi o non passi questa mozione, può essere un stimolo assolutamente costruttivo, no? Dunque che devo ritirare una mozione, perché? E dico le nostre motivazioni interne che hanno portato sbagliate o giuste che sia, come ho detto prima, come altre cose che riguardano la cultura, il lavoro, l'economia, bisogna riaprire anche il centro anziani, che ci sia un segnale, e noi abbiamo fatto io ringrazio anche il dottor Mario che comunque ha fatto il centro tamponi nel momento del coronavirus, tutto quanto, però questa struttura che abbiamo fatto assieme, fra l'altro, abbiamo inaugurato assieme, abbiamo fatto assieme, deve ritornare in mano a tutti quei cittadini che hanno una certa età, che probabilmente qualche volta sono anche soli, non hanno più il marito, non hanno più la moglie, fanno ancora aggregazione, e penso che manchi in maniera forte a queste persone questo posto, che comunque è da migliorare sicuramente, però hanno sempre fatto aggregazione, hanno ballato, hanno fatto cucina, hanno fatto terme, sono andati, portavano le terme ogni anno, è un punto di riferimento per gli anziani. Dunque una città da 25.000 abitanti, poco meno purtroppo adesso, lo deve avere, lo deve aprire. È una cosa scontata, come dici te, ma diamoci dei tempi, facciamo impegnare il sindaco che cerchi di riaprirlo al più tempo possibile, come ne abbiamo già parlato l'altra volta, no? Come detto nel consiglio, cerchiamo, dateci qualche segnale, date qualche segnale alla cittadinanza che si aprirà a breve tempo. Tutto il resto di considerazioni sono tutte giuste, la nostra non è contro nessuno. Abbiamo fatto delle mozioni per impegnare, per avere dei tempi, che vada o non vada questa mozione, non venga votata, non è un problema. E noi abbiamo portato che sia di stimolo per ricevere le persone, dico anche alla segretaria comunale, di fare questa manifestazione di interesse per andare avanti di nuovo con l'assegnazione a chi dovrà essere assegnata, perché sono cose scontate che però non sono successe. Dunque questo, per quanto mi riguarda, è il fine che ha questa mozione qua, per velocizzare le cose, perché qua si rischia di andare dopo l'estate. Andare dopo l'estate vuol dire aprire il centro anziani magari a fine anno, non ha più senso. Dobbiamo andare avanti con tutte le cose. Ecco, questo è il nostro senso della mozione. Grazie consigliere, saluto consigliere senatore, poi Rodriguez, prego. Qualcuno nel precedente consiglio comunale, quando si parlava dei fatti dell'Ucraina, ha proposto l'organizzazione del centro accoglienza profughi presso il centro Bertini. Vero consigliere Bertoncello? No, lei non deve rispondere a me, consigliere, lei deve rispondere. Io? Ma non sia minaccioso, perché io non sto raccontando i fatti, consigliere. Consigliere. L'ha detto lei, consigliere, non l'ho detto io.
Non l'ho detto io, consigliere, l'ha detto lei. Presidente, io la invito a segnalare quanto sta dicendo il consigliere Bertoncello. Il consigliere Bertoncello, e agli atti, ci sarà anche la registrazione, ha suggerito nel corso, l'abbiamo sentito tutti, quindi poi io credo che ogni consigliere comunale, proprio per delega dei cittadini, ed è previsto esattamente nello statuto, attraverso le mozioni, che non è uno strumento eccezionale, è una cosa semplicissima, può supportare e stimolare l'amministrazione per l'avvio di alcune procedure, esattamente quello che ha detto il consigliere Monsanuto. Noi abbiamo ritenuto, e la mozione non la riteniamo, perché a noi va benissimo anche venga bocciata, perché non c'è problema, purché diventi uno stimolo affinché il centro Pertini si apra a stretto giro, nei tempi previsti dall'amministrazione, ma a strettissimo giro. Tra l'altro noi sappiamo bene che il centro Pertini nei mesi estivi diventa quel famoso sollievo al caldo di cui i servizi sociali sanno molto bene. L'emergenza caldo viene istituita proprio dentro all'interno del centro Pertini. Secondo noi è un'azione corretta che stiamo facendo, di stimolo per l'amministrazione, visto che abbiamo passato un periodo difficile, Covid, eccetera, perché venga restituito a Portogruaro quel servizio. La cosa è molto semplice, non ci sono situazioni trascendentali. È un'azione corretta che un consigliere comunale vuole fare e abbiamo il diritto di farlo, oltre che il dovere di farlo. Sì, certo. Vuol fare l'intervento? Secondo intervento, allora 5 minuti. Certamente. Vede, io dopo l'intervento della consigliera senatore ho la conferma di quanto sia facile parlare e agire in maniera opposta o viceversa. Innanzitutto io quando ho sollevato il problema del centro Pertini stavamo facendo un dibattito dove il sindaco ha detto dovrebbero arrivare 2 pullman e in quel momento era un'emergenza temporanea breve e assieme ho detto signor sindaco provi a vedere assieme alla disponibilità della parrocchia di Pradipozzo al centro sociale di Portovecchio che è scaduto, non si sa neanche dove sono le chiavi, al centro Pertini e altre possibilità che ci sono, tenga in considerazione anche questo rispetto a una emergenza contingente provvisoria, avendo anche notizie dirette dall'amministrazione che stavano lavorando e che non era così immediata, voglio dire, la chiusura della pratica legata a quello che diceva prima il consigliere Monsanuto, che bisogna aprire, mi aiuti segretaria, non solo la convenzione ma anche la manifestazione di interesse. Allora, siccome avevo capito che c'era la volontà di aprire ma che c'era un lasso di tempo legato a questo, ho detto bene, se il sindaco dice che arrivano 2 pullman, che c'è un'urgenza, che ha parlato con la parrocchia di Pradipozzo che aveva dato la disponibilità e poi si posta anche la fotografia che stanno montando tutto, io ho detto tenete conto degli immobili che peraltro mi sono neanche venuti in mente tutti, mi è venuto spontaneo. Fare questa riflessione e farla veicolare non dalla senatore ma da altre persone, vuol dire che l'assessore Bertoncello e il gruppo non è d'accordo dell'apertura o vuole evitare l'apertura, ne passa di acqua sotto i fiumi. Quindi, voglio dire, mai, cioè, io non posso smentire me stesso dopo gli investimenti che abbiamo fatto con l'assessore Monsanuto su quel centro e come l'abbiamo portato. Tra le altre cose forse i ritardi solo se c'è bisogno di un adeguamento, voglio dire, normativo, ma doveva essere già fatto, se c'era, doveva essere già fatto prima.
Questo non toglie che tutti siamo d'accordo di aprirlo, sgomberiamo il campo, subito, nel più breve tempo possibile. Altra considerazione, per dire come stanno andando avanti i lavori, e permettetemi, io ho poca esperienza politica, ma è già 3 volte che mi si sento dire: noi non ritiriamo la mozione. Ergo per cui, non all'interno della minoranza, ma all'interno della maggioranza, qualche riflessione sia stata fatta, perché se no mica sono ubriaco, perché non c'è la necessità di porsi il problema di precisare che non si ritira la mozione. Allora io credo veramente che questa sera è la palissiano, insomma. Cioè, se io sono un sindaco, cosa che ho già fatto, sospendo la seduta, chiedo la verifica e convoco il consiglio il giorno dopo, cosa che io ho già fatto, perché c'è un limite a tutto. La diversità di opinioni è legittima. No, ho detto la diversità. Sì, Presidente, lei ha il dovere di dirmelo, ma lei poi mi fa guardare. Allora, io dico, noi stiamo discutendo questa sera di una mozione che, per quanto mi riguarda, per la mia storia ed è personale, e siccome lo statuto del comune si è fatto quando c'era la mia amministrazione, il regolamento si è fatto quando c'era la mia amministrazione, è vero che la mozione la fanno tutti, ma la mozione è una prerogativa per il 99%, voglio dire, dell'opposizione, tanto per essere chiaro, a meno che Morsanuto, come qualche volta si fa su temi di rilevanza importante, ma cioè ci vuole un tema, voglio dire, no, ecco, un tema, non, questo è burocratico, perché siamo tutti d'accordo, questo è burocratico. No, calma, non ho detto che questo non è importante. No. Allora, io voglio dire che pratica vorrebbe, normalità vorrebbe che le mozioni di prassi vengono fatte dall'opposizione, perché vogliono porre un problema che non meno importante, più importante, che abbia una valenza non organizzativa, non di tempistica, contraria a una volontà. Ma siccome a me risulta che l'amministrazione non è contraria a aprirlo, ho detto mi pare impropria una mozione. Poi mi fermo qua perché la strumentalità ormai ha superato ogni limite in questo Consiglio. Grazie consigliere Bertoncello. Io però vado un po' a memoria, mi ricordo che io nei suoi confronti ero seduto di là, ho visto mozioni di Barro, Moro, che erano in maggioranza con lei, e quindi, vede, ne aveva parlato l'altra sera, ne ha fatti... quindi sì, ho capito. Comunque, allora, le mozioni sono uno degli strumenti che il regolamento prevede. Tra l'altro, se mi permettete, se qualcuno volesse fare un po' di maggior fastidio e non aprire un dibattito, fa un'interrogazione, un'interpellanza, tra l'altro si stoppa lì, è comunque una polemica, ma muore lì, non si può neanche esserci dibattito. In questo caso una mozione apre anche una discussione, ha permesso per esempio al consigliere Bertoncello di spiegare la sua situazione rispetto al ragionamento sull'Ucraina, per esempio, ha permesso anche questo. Quindi il dibattito permette anche di far capire a qualcuno che magari quello che era l'intenzione, perché io l'ho capita quella che era l'intenzione di quella sera sua. E vi assicuro che comunque non è qua dentro che ci sono le polemiche nei suoi confronti in caso, almeno non mi risulta di averle mai sentite da parte di così. Consigliere Rodriguez, a lei. Consigliere Zanutto. Grazie Presidente, porto via soltanto 2 minuti perché parzialmente mi ha anticipato il collega Bertoncello. Come cappello mi corre l'obbligo di dire che le mozioni sono strumento di democrazia che solitamente vengono
usate soltanto dalle forze di opposizione per stimolare la maggioranza su specifici temi. Quindi il fatto di aver presentato non una ma ben 3 mozioni questa sera, presentate da un gruppo di maggioranza, è quantomeno strumentale, se non addirittura schizofrenico dal punto di vista politico. Sarebbe stato molto più importante invece tornare a dire che il centro culturale e sociale, che non è il centro giustamente per anziani ma è il centro culturale e sociale Pertini di Via Verga, è un importante centro di aggregazione per anziani e meno anziani, ok? Quindi è un momento anche di formazione culturale, visto che ne abbiamo parlato nel punto precedente di cultura e di minoranze linguistiche. Secondariamente dobbiamo ben essere chiari sul fatto che negli ultimi anni questo centro sociale e culturale, che ha una storia ormai trentennale, ha avuto una vita molto travagliata dal punto di vista amministrativo. E allora a questo punto mi domando e dico che sarebbe stato molto meglio che chi ha presentato la mozione ci avesse fatto anche, ci avesse portato a discutere e avesse portato dei chiarimenti su quanto fatto nel quinquennio 2015-2020 rispetto al travaglio dell'amministrazione del centro culturale e sociale Pertini, invece di mettere sul piatto una mozione che è fine a se stessa e che vuole ancora una volta, dal greco schizzo vuol dire dividere, ancora come tentativo quello di dividere ma in maniera incipiente a questo punto la maggioranza, perché tutti abbiamo il desiderio e la volontà assoluta affinché il centro sociale e culturale Pertini apra, proprio per le premesse che ho detto prima, perché serve per fare aggregazione, serve per fare cultura. E allora che senso aveva usare uno strumento democraticamente così importante come quello della mozione? E qui mi fermo. Proprio per questi motivi noi ci asterremo. Grazie consigliere Rodriguez. Consigliere Zanutto, a lei. Sì, mi fa piacere che si sia parlato dell'atteggiamento, di cosa vuol dire presentare una mozione in maggioranza. È vero, le mozioni si presentano in maggioranza, come ben si sa, si possono presentare anche da parte della maggioranza, quando prima non si sono avute delle risposte, non si è voluto discutere sull'argomento. Forse è ora di fare un po' di chiarezza ai cittadini che ci stanno ascoltando o che ascolteranno in un secondo momento. Ho le date precise. Dal giovedì 13 marzo il sindaco ha richiesto una maggioranza, richiesta poi il venerdì 19, il lunedì 28 e il martedì 29. Questi inviti sono stati fatti non perché non si volesse discutere, ma che un gruppo non ha mai risposto alla convocazione della maggioranza. È giusto che sappiate che comunque venire in maggioranza, come tutti qua sono stati consiglieri da anni, vuol dire addivenire a una discussione, ad affrontare dei problemi e non a presentare mozioni senza prima aver parlarne. Perché il signor sindaco e gli assessori di competenza e tutta la giunta hanno lavorato alacremente in questi ultimi giorni, per i motivi a tutti noti. E per sapere come mai che il centro Pertini non fosse stato già riaperto, bastava fare una richiesta, come ha detto il consigliere Bertoncello, all'assessore. Se mi lasci finire, io non ti ho mai interrotto. Allora, è anche vero che ultimamente chi
non ultimamente, chi è stato eletto dai cittadini, pochi o tanti voti non ha importanza. Qui in Consiglio Comunale ha una veste precisa, di essere rappresentanti di quei cittadini, di essersi apparentati per andare avanti e di aver condiviso un programma. Su quel programma ci possono essere idee diverse, ci possono essere discussioni, ma non ci può essere assenteismo. L'assenteismo è una mancanza di rispetto verso tutti coloro che questo dimostra cosa stavo dicendo. Allora, voglio dire, queste mozioni, anche noi abbiamo presentato una mozione, è vero quando eravamo in maggioranza nella precedente amministrazione, ma era per un tema molto importante che era la sicurezza dei cittadini. Una sicurezza che era tema molto importante della Lega e lo sarà sempre. E sta cominciando a diventare difficoltoso lavorare in queste maniere. È da mesi che c'è difficoltà a lavorare in questa maniera. Il sindaco è stato eletto dai cittadini. Il sindaco ha sto cercando di se continuo a sentire brusì. Allora, la mozione, ripeto, va fatta su argomenti, come ha detto Bertoncello, il consigliere Bertoncello, su argomenti fuori. Non denota, in questo momento sta denotando un comportamento non corretto. Per noi questa mozione non è assolutamente da presentare, non la volete ritenere, non la volete ritirare, va benissimo, ma è ora che questa maggioranza si cominci a collaborare, a presenziare e a far sì che finalmente il programma condiviso e che ha permesso a questa maggioranza di essere eletta vada avanti. No, mi ha chiesto la parola Barbisan e poi la Reghini e poi lei. No, io volevo però dire una cosa a tutti, signori miei, nessuno può sindacare su che tipo di mozione un consigliere comunale deve fare, sia ben chiaro. Qua forse qualcuno sta travisando, non è che qualcuno può dire quello che si può o non si può fare. Uno presenta una mozione, ritiene e la porta al dibattito pubblico. C'è gente che giudica, c'è gente che valuta, quindi il problema qual è? Ci sono degli strumenti all'interno del regolamento che ognuno può utilizzare come ritiene opportuno. Consigliere Barbisan, prego. Grazie Presidente. Ormai è risaputo che tutti lo vogliamo riaprire questo centro Pertini, perché mi ricordo che anche nel Consiglio Comunale, nel bilancio, dove la Silvia Reghini aveva preso la parola e diceva appunto che aveva dato una spinta, diciamo, per riaprirlo, io sono stato favorevole alle sue parole, dicendo appunto che bisognava aprirlo nel più breve tempo possibile. Ho sollecitato più di due o tre volte l'assessore nostro, l'assessore Fagotto. Certo, ci ha dato anche delle spiegazioni per questa manifestazione di interesse, e quindi devo dire la verità, siamo rimasti anche un po' perplessi da questa mozione presentata da un gruppo di maggioranza. C'è una mozione che secondo noi non ha un senso, perché bastava ritrovarsi una maggioranza qualsiasi e discuterne, quindi secondo me non la riteniamo, la riteniamo superflua. Dopodiché, per l'amor di Dio, è una mozione, va rispettato chi l'ha presentata, perché è un gruppo maggioritario di maggioranza e di conseguenza va rispettato. Lo vogliamo riaprire nel più breve tempo possibile, perché alla nostra città serve questo centro e di conseguenza va riaperto.
come dichiarazione di voto, cioè non mi sento di portare i miei a votare questa mozione, quindi non partecipiamo al voto, Presidente. Grazie consigliere Barbisan. Consigliere Arini, prego. Ma allora, la prima cosa che mi viene da dire, e mi rivolgo agli anziani presenti, almeno per la parte che ci riguarda, e parlo per me, poi il mio capogruppo sicuramente dirà, ovviamente siamo a favore di riaprire il centro anziani, e prima roba, penso sia lo scopo della mozione era questo, la dichiarazione di questo penso che il nostro gruppo possa tranquillamente farlo. Devo ringraziare il consigliere Barbisan, perché se non l'avesse detto lui l'avrei detto io. Sia io, e ricordo io, il consigliere Drigo, che stasera non c'è, abbiamo posto la questione del centro anziani nel bilancio, e forse il consigliere Drigo anche in un'altra occasione. Questo lo dico non tanto per ricordarlo a noi che siamo qui, lo dico visto che ci sono delle persone che poco fa ci hanno detto che il nostro gruppo è contrario alla riapertura del centro anziani Pertini. Non so chi l'ha diffusa sta voce, però questo è, non è vero, tant'è che, ripeto, ve l'ha detto un consigliere di maggioranza, il gruppo consigliare civici e democratici, grazie, e l'ora inizia a essere tarda ormai, l'ha sempre posto, per cui almeno quello che mi sento io da fare come consigliere, che è rappresentare qualcuno, dare servizi alla cittadinanza, vi posso dire che al di là del fatto che siate qua e al di là del fatto che ci fosse una mozione in consiglio, era già stato posto. Purtroppo il consiglio, forse i cittadini non riescono a seguirlo sempre, tra il Covid e le difficoltà digitali penso che sia una questione che non sia facile seguire tutte le discussioni che facciamo noi. E a proposito di digitale, visto che è un centro culturale, ricreativo, anziani, pensiamo a qualcosa da fare sul digitale con gli anziani, vi prego. Detto questo, faccio veramente poche considerazioni. È emblematico il fatto che su una mozione che voleva stimolare un dibattito su una questione della riapertura del centro anziani Pertini, stiamo facendo le considerazioni politiche, e non escludo nessun gruppo, soprattutto dalla parte di chi l'ha posta la questione, perché ovviamente noi l'abbiamo raccolta. Non ripeto quello che ha detto il consigliere Bertoncello, avevamo capito che c'era l'intenzione dell'amministrazione di muoversi. È vero che si fanno le mozioni tutti e sono assolutamente dignitose, però io ho lavorato nella gestione office di quello che è l'organo elettivo, assessori, consiglieri, l'ho fatto proprio qui, e vi posso giurare sulla mia testa che almeno nel mio mandato, nel momento in cui c'ero io, le mozioni venivano concordate nei gruppi di maggioranza. Difficilmente una mozione viene esposta da una se mi dice che Barro e Moro, beh, ci siamo dati la risposta da soli, perché evidentemente non erano in maggioranza, visto che dopo 5 anni se ne sono andati dall'altra parte. Quindi ma sì, allora non sto dicendo che voi avete tutto il diritto, avete tirato fuori un tema importante e non c'è problema. Il tema l'avevamo tirato fuori quando abbiamo discusso bilancio. Non ho sentito da parte vostra che avete presentato una mozione, di parlare del centro anziani in un bilancio, quando era il momento di votarlo, perché siete in maggioranza e potete decidere le cose in maggioranza. Scusatemi. Non ho capito, Angelo. Certo, e infatti abbiamo visto la difficoltà in cui ci hanno messo. Per favore, finisca, dai. Abbiamo visto la difficoltà in cui ci hanno messo, e il fatto che lei, consigliere Morsanuto, mi dica questo testimonia che state mettendo in difficoltà a vostra volta la vostra maggioranza. Io l'ho detto al consigliere Stivali in una discussione privata, gli ho detto: a mio avviso fate bene a porre tutti i temi che volete, ma forse al di fuori dovreste essere in un'altra maniera, perché
e al di là delle vostre questioni, e sono solo vostre, e giustamente sono vostre, io mi ritrovo a fare il consigliere di minoranza e a dover affrontare anche un problema politico interno vostro, e io invece voglio rispondere ai cittadini, punto. Dopodiché voi avete tutto il diritto di fare quello che ritenete, tutto, bene. Non volevo fare tutta questa discussione, ma credo che si dice che i panni sporchi si lavano in casa, la nonna mi ha insegnato questo. Premesso che è giusto che una maggioranza abbia difficoltà, perché è normale, perché si discute, è normale, però voi avete degli strumenti che sono ben oltre quelli che possiamo avere noi. Avete la possibilità di inserire, non votare delle cose in bilancio, toglierle, gestire, parlare con gli assessori direttamente, avere informazioni, cioè avete un altro tipo di piano su cui potete agire. Allora non potete pensare che quando succedono queste cose, e riprendo quello che ha detto il consigliere Rodriguez, che è vero, a prescindere che uno sia d'accordo, è un fatto, sono 3 mozioni, una delle quali su un tema caldo, una delle quali su un tema principale del mandato del sindaco, su cui ha speso tutta la campagna elettorale, e l'altro un tema su cui per 7 anni nessuno ha fatto niente, RFI, porca vacca, scusate il termine, scusi, però è mezzanotte, però non potete negare che ci sia anche una, oltre alla voglia di parlare di un tema che poteva essere posto in altri modi, ci fosse anche la necessità di far capire delle cose. Forse queste cose che volete far capire avete ragione di farle capire, ma forse anche in un altro luogo. Punto. Detto questo, penso che il centro anziani deve aprire quanto prima, anzi implementiamolo di attività, e faccio una domanda al sindaco, all'assessore o chi per esso, che non so. Visto che la convenzione è scaduta, se non, o non è scaduta, come riprendete la questione, come si intende procedere e con che tempi, visto che l'importante sono anche i tempi? Posso, Presidente? Grazie consigliera, breve se può. Sì, mi ha fatto una domanda alla consigliera e volevo solo risponderle. Innanzitutto, come ho già detto a molti dei presenti qui seduti, ci sono state delle problematiche per quanto riguarda i miei uffici correlate sia alle emergenze che si seguivano dal Covid, che abbiamo già parlato, adesso all'emergenza ucraina, che hanno impegnato molto i nostri uffici. Non è mai stata negata la volontà di voler riaprire il centro anziani, ma abbiamo avuto delle problematiche a livello di personale. L'intenzione è quella di fare una manifestazione di interesse rispetto a chi potrà gestire, a chi gestiranno, a chi potrà gestire, a chi gestirà il centro anziani. Poi sicuramente il sindaco sarà anche più esaustivo rispetto a quello che dirò. A questo punto, perché poi aggiungo anche che oltre all'emergenza sarò anche ripetitiva, il PNRR non ci ha aiutati anche nella gestione dei carichi di lavoro. L'ho già detto tante volte e lo ripeterò, forse adesso che abbiamo mandato le manifestazioni per avere i contributi riusciremo ad alleggerire un po' la situazione. Auspico e sono quasi sicura che saranno brevi i tempi, non riesco in questo momento a quantizzare il tempo in maniera precisa, sono onesta, però credo ormai che saranno brevi. Tutto qua. Grazie Assessore. Morsanuto, secondo intervento, 5 minuti, prego. Sarò breve perché, allora, intanto, vista così sembra tutto a posto, però sono mesi che stiamo cercando di ricevere queste persone, di fare assessore e di aprire il centro anziani al più presto. Bene, per quanto riguarda dopo, qua comincia a farmi il decalogo come deve essere il consigliere, io ripeto anche col Presidente del Consiglio che la mozione è una facoltà che hanno tutti i consiglieri comunali. Bene, che dopo deve essere usata in una maniera o in un'altra, uno può discuterne. Qualche volta, allora io mi sento dire, allora, sembra che il gruppo senatore siano quelli massimo in contraddizione, che si comportano male, ma ragazzi, è andata via la Zanutto, bene. Allora, ma io mi domando, ma per quanto mi riguarda, quando mai ho votato contro questo sindaco, no?
ci sono attriti, ma quando mai? Stasera abbiamo assistito, per esempio, a dei consiglieri che si sono astenuti consiglieri di maggioranza astenuti su variazioni di bilancio. Non ho sentito nessuno arrabbiato, no, contro di loro. Si sono astenuti su variazioni di bilancio. Se lo fa il nostro gruppo in 4 non passa niente. Cioè, io non ho sentito una parola contro questi. Dopo, sia Barbisan che Zanuto, che io rispetto, sono amici da anni. Volevo capire, sembra che non sia successo niente. 2 mesi fa hanno perso il capogruppo. No, hanno perso il capogruppo, causa del gruppo senatore di Angelo Morsanuto, che hanno perso il capogruppo, e il capogruppo si è dimesso dalla Lega e si è dimesso anche dal loro gruppo. Il problema della maggioranza siamo noi, no? Dunque, giustamente, ma ci sono degli attriti che, però, fin prova contraria, mi sembra che anche voi avete dei problemini, non è? L'abbiamo visto anche stasera, astenersi sulle variazioni di bilancio proposte dal sindaco. Lui si ricorda anche i consiglieri Rodriguez e Pizzolito, sì, che hanno costretto il sindaco anche a togliere il parcheggio di Portovecchio, sono andati nei giornali, l'hanno criticato. No, chi è che non sa fare? Perché hanno presentato una mozione per aprire il centro anziani, il gruppo senatore, perché politicamente si comporta male. Io volevo capire, gente che ha perso il capogruppo, che si ritrova a essere non più il più grosso gruppo di maggioranza, viene a dire, e siamo noi, no, per adesso signor sindaco noi siamo quelli che la sosteniamo ancora, perché qua si sta facendo un equivoco, perché fin prova contraria non abbiamo mai fatto un'interrogazione, non abbiamo mai votato contro, per quanto ne so io. Gli altri possono votare contro, anche oggi non votare le variazioni di bilancio, perché questo è un dato di fatto scritto consigliere Terenzi, che sembra che solo noi siamo i cattivi. Questi sono dati di fatto che mi sembra veramente, veniamo da Marte, vuol dire che adesso noi useremo lo stesso metro che usano queste persone, di non votare le variazioni di bilancio che si ferma un comune. Se chiedere di l'apertura, un impegno del sindaco, che fra l'altro è tranquillissimo, perché la mozione non penso l'abbia presa male, dirà cerco di aprirlo per 1 mese o 2 mesi, questo fa di noi gente che non si comporta bene politicamente o in maniera amministrativa, perché la mozione è da fare una moda o nell'altro. Allora i problemi ci sono, però che voi dopo aver perso il capogruppo, dopo aver votato, non votato o astenendo nelle delibere, delle delibere che bloccano un comune, perché se, no, oltre a loro votiamo anche noi, blocchiamo tutte le delibere, e sentirmi dire che il gruppo senatore, certo, ma però questi dati di fatto, siete in 3. Per adesso siete in 3. Come? Ah sì? 4, bene. Allora la prossima volta voi 3 vediamo dove andate, te lo dico io. Ma siccome il valore istituzionale è ben diverso quello che ho io da quello che hai tu critichi e basta. E dopo non guardi che hai perso il capogruppo, un dato di fatto. Non guardi quando gli altri hanno votato contro il sindaco. Non guardi che stasera c'è gente astenuta sulle variazioni di bilanci che bloccano un comune di 25.000 abitanti. No, sei preoccupato del centro anziani perché abbiamo detto che bisogna aprire il centro anziani. Questo qua mi sembra veramente ridicolo. Dopo, noi non abbiamo fatto nessun atto contro questa amministrazione per adesso. Grazie. Grazie. Mi pare che volesse, però volevo fare un intervento io perché poi la voto anch'io e quindi volevo solo motivarla 2 o 3 minuti. Beh, intanto faccio una premessa, sono sicuro che il consigliere Bertoncello adesso si inalbera, però io voglio dire alla consigliera Areghini, siccome lei è diventata presidente di circolo e quindi è presidente del circolo anche del PD, volevo dirle che lei durante il suo mandato ha fatto anche 2 convocazioni, in prima e seconda convocazione, perché non sapevate se avevate il numero o meno. E siete arrivati a fine mandato, Quindi io ve lo riconosco, io ero seduto lì al vostro mandato, siete arrivati alla fine. Quindi le dinamiche delle polemiche, le dinamiche dei dibattiti, e voglio dirlo anche ai cittadini che sono presenti qua, è normale, e sono cose normali. E possono accadere all'interno di una maggioranza, basta che dopo alla fine si trovi la sintesi. Allora io, siccome la voterò questa mozione, voglio anche motivarlo, perché a me non mi interessa, perché qui stasera ho sentito che sono tutti d'accordo con aprire il centro anziani, però
c'è un distinguo perché c'è un gruppo che ha voluto presentare, invece a me non me ne frega niente se è stato solo il gruppo senatore a presentare la mozione. Perché in questa settimana, se per questo io ho discusso anche con la Lega di altre problematiche che avete letto anche voi sui giornali, per esempio, su altre nomine o su altre situazioni, sono normali, accadono. Poi se si trova la sintesi bene, altrimenti si va a casa. Non è un problema questo, cioè, decide la democrazia, decide la politica. Però a me personalmente, che rappresento Fratelli d'Italia, non è un problema se una mozione mi porta a trovare un risultato, se una mozione mi porta a raggiungere un obiettivo. La voto, che problema c'è? Io la voto e quindi è anche una dichiarazione di voto la mia. Per me non è un problema, non è che mi distingo perché mi pare aver colto prima anche, scusatemi, una polemica sull'intervento del consigliere Pizzolito sul fatto che loro i primi di marzo hanno presentato già un'istanza su questo. Ma ben venga l'istanza, anzi la citiamo. Certo, anche il gruppo Forza Portogruaro aveva già sollecitato. E ci mancherebbe altro, io l'ho visto il protocollo, problemi zero, anzi li ringrazio ancora di aver fatto anche quella presentazione, perché tutto quello che può venire a buon pro per arrivare a un obiettivo, va bene, dove sta il problema? Qual è il problema? Fratelli d'Italia non l'ha fatta tecnicamente l'azione, ma l'appoggio, io l'appoggio. Come se dovesse arrivarne una onestamente utile come obiettivo anche da parte dei civici democratici, non sta da nessuna parte il fatto che non la si possa appoggiare. Cioè, questo io ragiono così, poi ognuno ha il proprio metodo, la propria maniera di muro contro muro o quant'altro, io cerco i muri di sgretolarli se è possibile, per quanto mi riguarda. A volte ci si riesce, a volte no, però questo è l'obiettivo. Quindi io termino, poi do la parola al consigliere Terenzi e io voterò la mozione. Posso fare? Volevo dire che terminiamo questo punto, poi il Consiglio si chiude qua. Sì, certo. Allora non vi faccio perdere tempo. Sicuramente quello a cui abbiamo assistito oggi non è vero, è l'esercizio della democrazia, e ben venga l'esercizio della democrazia. E va sempre bene, e non c'è un buono e un cattivo. Ma quello che non funziona è che all'interno di un consiglio comunale esiste però una minoranza e una maggioranza. E se la maggioranza, oggi in maniera plateale, pubblica, aperta, anche se questi mal di pancia erano già venuti fuori in altre modalità, ma questa sera è scoppiata, perché non è solamente una visione o un'opinione, perché visione è molto impegnativa, un'opinione su un tema diverso, su una modalità di presentazione, se è opportuno o non è opportuno. Certo, uno presenta una mozione, ne presenta 2, ne presenta 3 nello stesso consiglio comunale, qualcosa significa che all'interno, al vostro interno, c'è qualcosa che è di molto più profondo della singola mozione. Questa qui è una mozione su cui tutti i gruppi e penso tutto il Consiglio Comunale non può non essere d'accordo. È così banale ed è nell'ordine dei fatti, e non si capisce il motivo però per cui un gruppo, il gruppo maggiore della maggioranza, ha ritenuto opportuno presentare una mozione pubblica e non risolvere problemi o burocratici o d'ufficio o altro all'interno della maggioranza, con scambi di battute all'interno dei vari gruppi che formano questa maggioranza, che non sono state colpi di fioretto, mi sembra, sono stati anche con valutazioni politiche
perché valutazioni politiche avete dato, e non solo il vostro gruppo nei confronti della Lega, dei consiglieri della Lega, ma anche nei confronti dell'altro gruppo che fa parte della vostra maggioranza. Ma allora capite bene che c'è qualcosa che non sta funzionando, ma non è che e non funziona, è la preoccupazione nostra, che non è strumentale, ma la preoccupazione è come che si riesce poi ad amministrare e a portare avanti un programma che mi pare tutti quanti voi, le linee programmatiche del sindaco le avete votate, forse qualcuno di voi non era presente, i due bilanci di previsione li avete votati, il piano delle opere pubbliche l'avete votato, e fatto sta che all'interno del piano delle opere pubbliche, e anticipo un po' quello che dovrebbe essere e che non discutiamo, il contenuto dell'altra mozione, dentro c'è anche il ring. Allora capite bene che la questione politica che voi avete davanti, ma anche noi e anche i cittadini, è grande quanto una casa. Grazie. Sì, no, attendevo che l'esuberanza del consigliere Morsanuto si esaurisse, ma lasciamo iniziare, sì, d'accordo. Bene. Dunque, allora, credo che si possa dire che quello che risultava una sorta di ambiguità e anche di ambivalenza presente all'interno della maggioranza è emerso, ma attenzione, nuovamente, perché non è la prima volta, è emerso nuovamente come una discrasia, cioè come un qualcosa malauguratamente di divisivo all'interno della maggioranza. E dico malauguratamente perché anche noi dell'opposizione facciamo fatica a portare un contributo positivo, allorquando l'opposizione la fa una parte della maggioranza. In questo si determinano anche delle situazioni particolarmente complesse, soprattutto quando si parla di certi provvedimenti che riguardano il bene comune, che riguardano anche la crescita della comunità, il capitale sociale della comunità. È difficile articolare una posizione e il caso specifico è quello ad esempio del centro Sandro Pertini di questa sera. Ora la situazione è complicata perché ha fatto bene. No, sei fuori tema, sono in tema altro che fuori tema, perché no, sono fuori tema, perché è pur vero che le emozioni, ciascuno di noi ha il diritto e il dovere di farlo, avete detto bene, ma le emozioni evidentemente si prestano anche a una lettura politica, mi dispiace, ma perché c'è anche questo, è inutile che stiamo qui a discutere e a girare. Ed è del tutto logico e del tutto evidente che ci si aspetta che all'interno della maggioranza, dove ci sono incontri di maggioranza, dove c'è una relazione fiduciaria e di reciproco impegno, dove c'è un rapporto fiduciario col sindaco e con la giunta, le questioni vengano dibattute, magari anche in modo abbastanza, come dire, robusto, ma poi la maggioranza ha il dovere di trovare una composizione. Invece noi stiamo assistendo fin dall'inizio, colleghi del gruppo senatore, fin dall'inizio stiamo assistendo ad una crescente dicotomia e distinzione continua che voi agite nei confronti della vostra maggioranza, insomma, continua, è uno stillicidio. Ecco. Allora, da questo punto di vista la lettura politica la facciamo.
vorrei ricordare a tutti, perché abbiamo un po' la memoria corta, ma quello che è successo in apertura della consigliatura, quando il sindaco Florio Favero ha illustrato le linee di mandato, le linee di indirizzo, gli obiettivi strategici ed operativi della sua maggioranza e della sua amministrazione, voi in modo consapevole, cosciente e anche, l'avete anche evidenziato, vi siete assentati da questo Consiglio. È un fatto senza la lettura politica della mozione, è un fatto, Presidente mi lascia parlare, è un fatto, no la mozione, arrivo alla mozione, è un fatto senza precedenti questo, cioè inutile, e ancor più si evidenzierà questo tema con la prossima mozione che ancora una volta voi avete presentato sul famoso ring, e andiamo avanti di tema in questa maniera qua. Ecco, io credo che non sia un bene da questo punto di vista, ma anche per noi che facciamo opposizione facciamo fatica, ripeto, a interloquire in modo costruttivo con una maggioranza che non è maggioritaria sui temi, sui contenuti, perché questa sera è stata la palissiana la questione e la vicenda. Detto questo, io credo che sia utile e anche necessario per questo Consiglio non solo valorizzare a parole il Centro Pertini, ma sia necessario anche cercare di capire lo stato dell'arte da un punto di vista, chiamiamolo così, amministrativo, e lo stato dell'arte anche di quello che potrà essere o potrà sviluppare rispetto all'attività statutaria di questo centro, che è fondamentale e ovvio, perché è un centro dove si sviluppano relazioni, dove si sviluppa cultura, dove si sviluppa convivialità, dove si sviluppano anche iniziative di solidarietà. Ecco, sarà bene che anche in Commissione in qualche misura si cerchi di capire qual è lo stato del centro e soprattutto quali possono essere le prospettive per un rilancio, è più che evidente. La mozione che il gruppo senatore ha presentato mi pare che abbia posto le questioni di un avvio in tempi rapidi, di una ripresa in tempi rapidi. Mi pare che ci sia stata anche una risposta dell'assessore in tal senso, mi pare che sia stata chiara e precisa da questo punto di vista. Noi che siamo opposizione diciamo che è una risposta soddisfacente. Noi che siamo opposizione diciamo che è una risposta soddisfacente, nel senso che non possiamo aspettarci altro e più evidente impegno di una dichiarazione che ha fatto l'assessore, magari c'è anche il sindaco che potrà dire se vuole e se crede altro rispetto a questo punto. Però, e quindi anch'io resto dell'avviso che non stiamo dando un bello spettacolo intorno a questo tema, visto e considerato che siamo tutti d'accordo nel dire che il Centro Pertini è un valore per la nostra comunità e deve ricominciare presto a funzionare. Per cui dopo questa discussione, che è stata molto faticosa a parte l'ora, ma anche per le situazioni per questo stilicidio che si continua a vivere su determinati temi importanti, io credo che la richiesta, dopo lo sviluppo anche del dibattito e dopo quanto è emerso, credo che la richiesta del collega Mario Pizzolito sia ancor più sensata, e anch'io faccio un appello al gruppo senatore: ritirate la mozione, perché in questo modo il Consiglio si è espresso e l'amministrazione si è espressa, ecco, quindi ci sono anche dei cittadini direttamente interessati. A me sembra di poter dire che a quest'ora, dopo un ampio dibattito e dopo aver dimostrato che c'è una volontà comune del Consiglio tutto intero e dell'amministrazione a riavviare questo centro, mi parebbe davvero poco utile e anche poco edificante, ma soprattutto per voi, cari colleghi della maggioranza, una spaccatura che i cittadini non comprenderebbero, ma proprio non lo comprenderebbero. E noi da un certo punto di vista lo stesso, soprattutto considerati i contenuti che sono emersi questa sera. Ecco. Quindi io rinnovo la richiesta di ritiro e non lo so, fate voi, siete voi che avete preso l'iniziativa, gruppo interno alla maggioranza. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere senatore, secondo intervento, 5 minuti, prego. Aspetta.
tutti d'accordo sull'apertura del centro Pertini. La mozione richiede esattamente questo, quindi noi manteniamo la mozione e chiedo a tutti di votarla. Grazie consigliere senatore, quindi consigliere Estival, prego, secondo intervento. Sì, grazie Presidente, sarò molto breve. Io voglio rassicurare soprattutto il pubblico presente, perché come avete visto si è posto la giusta attenzione su un argomento che da tempo doveva essere portato alla conoscenza dell'amministrazione. Hanno fatto bene loro come gruppo consigliare quando hanno fatto la loro interrogazione in merito, ha fatto bene la consigliera Reghini quando ha fatto le sue... ma mancava l'atto concreto. Mancava l'atto concreto e l'assunzione di responsabilità, che ora, questa sera, andiamo a votare. Grazie. Grazie consigliere Estival. Consigliera Bravo, prego. Beh, io condivido il mio gruppo, era importante portare all'attenzione il centro Pertini, la riapertura del centro Pertini, credo che questo risultato lo si abbia ottenuto, quindi speriamo che avvenga il più presto. Grazie, do la parola al sindaco, allora adesso che sì, non ci sono altri interventi possibili. No, lei aveva già fatto il 2, sì, ha fatto i 2. Prego il suo sindaco. Se potessi darle i 5 minuti miei glieli darei, ma vista l'ora. Sì. Allora, vista l'ora tarda e visto anche i presenti, io parto dal concetto che il centro culturale Pertini è una delle più belle realtà di Portoruaro. È un catalizzatore di idee, di proposte, di gentilezza, di amicizia, e quindi come tutti questi centri devono essere protetti. Il Covid non ha permesso la continuità dell'attività, come ben sappiamo, addirittura l'abbiamo trasformata in un centro tamponi che in quel momento serviva, e la priorità era proprio proteggere tutte le persone, compreso gli anziani. Ma come vediamo è vivo l'interesse da parte di tutti per questo centro. Scusate però se il 24 di febbraio, dopo la lettera da parte del centro di anziani il 22 di febbraio, è scoppiata la guerra che ci ha messo in ginocchio, letteralmente, se ancora fosse stato ancora bisogno di metterci in ginocchio come struttura, perché dopo 18 mesi di Covid abbiamo avuto anche l'ebbrezza di assaporare questo dramma, che è un dramma che dava indicazioni dell'arrivo di ogni settimana di 60 persone, che non sapevamo dove mettere le mani, che addirittura nella città metropolitana l'unico comune che aveva questo problema in quel momento era Portoruaro, e quindi da questo punto di vista abbiamo dovuto affrontare il problema anche di dove mettere i profughi, che non è un problema secondario rispetto agli altri problemi che c'erano in quel momento. E allora noi come amministrazione abbiamo temporeggiato sull'apertura, che avevamo già messo in moto la cosiddetta manifestazione di interesse, ma abbiamo temporeggiato l'apertura del centro anziani proprio perché poteva essere anche un centro momentaneo di emergenza profughi, come altre località, come anche la parrocchia di Pradipozzo, come la parrocchia di Portovecchio. Cioè ci siamo tenuti questa protezione per dire: se abbiamo bisogno effettivamente aspettiamo un momento. Però rassicuriamo tutti, il centro anziani si riaprirà presto, noi l'abbiamo già verificata questa manifestazione di interesse, ma ancora dopo la lettera della petizione firmata da tanti anziani. L'abbiamo verificata, l'abbiamo approfondita, è pronta, dobbiamo solo dire quel centro anziani è fatto ed è apribile da subito per gli anziani e non per le altre emergenze.
Questo si può fare anche perché nell'ultima settimana i dati nazionali, ma anche i dati di Portogruaro, non ci sono più tanti profughi come prima, perché le 2 settimane sono state dirompenti, però dopo c'è stato un calo delle entrate dall'Ucraina verso l'Italia, dall'Ucraina verso Portogruaro, e quindi possiamo dire che quelle 100 persone che sono entrate nel giro di pochissimo tempo adesso si sono stabilizzate. La manifestazione di interesse si farà, ci sarà il tempo perché tutti quelli che vogliono partecipare, i gruppi, le associazioni a questa gestione nuova potranno partecipare, e vi assicuro che per fine di aprile, massimo per i primi di giugno, il centro anziani verrà aperto. Per questo il mio voto sarà nella sostanza un voto favorevole, perché la domanda è: apriamo il centro anziani? Sì, il centro anziani si deve aprire. Nella forma potrei dire che poteva essere affrontato in maniera diversa, perché il centro anziani è un centro importante per tutti e potevano essere fatti partecipare ovviamente tutta la maggioranza, ma anche, secondo me, anche tutto il Consiglio Comunale, perché ha una valenza talmente alta e talmente importante che poteva essere benissimo essere posto all'attenzione da parte di tutti i consiglieri comunali al sindaco, che non si è sottratto a questo impegno, lo ha solo messo in frigorifero, ma perché purtroppo dopo l'emergenza Covid c'è stata anche l'emergenza guerra in Ucraina. Io penso che dopo questo si possa anche procedere al voto e poi da domani la sostanza è che c'è un futuro anche per questo centro. Allora, sì. Passiamo allora alla votazione del provvedimento. Chi è favorevole? Chi si astiene? 2 astenuti, nessun contrario. La mozione è approvata. Grazie. Grazie.